Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù fu innalzato fino al cielo e sedette alla destra del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Lingue di fuoco si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come ai cieli così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. La Vergine è assunta in cielo e nella gloria degli angeli e dei santi. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, Figlio, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo mezzo di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso lunga rogata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o mia, dolce Vergine Maria. preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie,
la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno mercoledì 7 giugno, San Geremia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi, secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nel cielo. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La fede ha indubbiamente bisogno della ragione. Una fede senza ragione, infatti, non è vera fede, ma è creduloneria, superstizione, idolatria. Basterebbe osservare che anche la predicazione di Gesù richiede l'intelligenza degli ascoltatori. Senza intelligenza non si riuscirebbe a capire il significato del Vangelo. E tuttavia dobbiamo anche riconoscere che la nostra intelligenza è limitata, perché si basa sulle esperienze che abbiamo avuto in passato ed è abituata a riflettere sulle cose del mondo. Per questo motivo ci sono alcuni limiti che la ragione non riuscirà mai a superare. Per esempio, come possiamo ragionare sulla vita oltre la morte dal momento che non ne abbiamo mai fatto esperienza?
La vita eterna non la si può dimostrare e non la si può descrivere nei dettagli, anche se a noi verrebbe voglia di sapere come continuerà la nostra vita in futuro e ci piacerebbe sapere come vivono le persone che ci hanno preceduto. Ma a volte è più saggio accettare i limiti della nostra conoscenza che avere la pretesa di descrivere ciò che in realtà non conosciamo. Quel che sappiamo per fede è che noi risorgeremo. Per la potenza e per l'amore di Dio noi vivremo. Anche oltre questa esperienza di vita terrena, la vita continuerà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E manteniamoci sempre uniti non solo nell'ascolto del Vangelo, ma anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao. E abbi cura di te. Un rapido sguardo sulla società moderna e nella realtà del mondo intero, vediamo che c'è un grande campo di battaglia, dalle storie di famiglia alle storie politiche, alle guerre che un po' dovunque. Non c'è il paradiso terrestre. Dopo oltre 2000 anni dalla venuta di Cristo che muore in croce, il paradiso terrestre ancora non c'è. Perché? È fallimentare il progetto di Dio nel Cristo, oppure ci sono altre cause? La causa principale è che all'azione di Dio, che è portare l'amore e la serenità su questa terra, per cui manda il Figlio, deve corrispondere l'azione dell'uomo. Noi siamo abituati a puntare il dito verso gli altri, tu sbagli, invece dobbiamo puntare il dito verso noi stessi e addossarci le proprie responsabilità. A questo quadro allora dobbiamo vedere come risolvere il problema. All'azione allora di negligenza, per usare un termine molto semplice, dell'uomo, corrisponde all'azione molto forte, quella di Satana. Sappiamo che Satana di per sé significa separazione, discordia. È il termine stesso che lo dice, diavolo, questo significa. E allora San Giovanni della Croce dice che lo scopo principale di Satana è tentare l'uomo, perché non vuole che l'uomo vada in quella casa che lui ha rifiutato di avere, il cielo. E nello stesso tempo sa molto bene che le persone che fanno il cammino di santità sono quelle più pericolose, perché sono esse che in modo particolare mi portano le anime
in cielo. Ed ecco perché, in modo particolare, Satana tenta le anime mistiche, tenta le persone che più si distinguono nella preghiera, nella carità, nell'apostolato e così di seguito. E di questo dobbiamo parlare di Padre Pio. Abbiamo tanti episodi in cui Satana affronta Padre Pio e lo affronta anche in una forma violenta. C'è un episodio riportato da Padre Pio nell'Epistolario in cui ci ricorda, ci dice Padre Pio, che un giorno il demonio si presentò ben vestito e con molta delicatezza e gli disse: non ti preoccupare, da adesso in poi io non ti farò più nulla, a una condizione, che tu pensi a salvare soltanto l'anima tua e non devi pregare per le altre anime. E Padre Pio, questo è impossibile. E allora il demonio, oltre a dargli tante di quelle mazzate, gli dice: ricordati che nella tua vita ti farò tante di quel male che mente umana non può immaginare. Ecco perché noi nella vita di Padre Pio vediamo che il demonio in modo particolare si è scagliato contro di lui, perché Satana sapeva che Padre Pio portava le anime al cielo. Abbiamo sin da piccolo però l'azione demoniaca rispetto a Padre Pio. Per esempio, quando Francesco, piccolo Padre Pio, si ritirava a casa, facilmente trovava un signore davanti alla porta e gli impediva di entrare. E questo per parecchio tempo, per cui Francesco piangeva che non poteva entrare in casa, fin quando poi si rivolgeva al Signore, pregava, faceva una preghierina e veniva un fanciullo col crocifisso e quel Signore scompariva. Allora, la posizione di Padre Pio rispetto al demonio è duplice. Personalmente soffre l'azione demoniaca, ma nello stesso tempo ci insegna ad affrontare il demonio senza aver paura di lui. Dice Padre Pio, il demonio ha paura dell'uomo rivestito di Dio e bisogna affrontarla, e allora lui scappa via. Oggi si festeggia Sant'Antonio Maria Gianelli, un rivoluzionario silenzioso, come lo sono sempre i santi in qualsiasi epoca essi vivano e in qualsiasi luogo essi operino. Nato nell'anno della Rivoluzione francese, nell'aprile del 1789 a Cerreto, presso Chiavari, Antonio Maria Gianelli è a modo suo, dicevo, prima uno di quelli che assomiglia ai rivoluzionari di ogni tempo. Nasce durante le feste pasquali da una povera famiglia di contadini da cui ha appreso la carità, lo spirito di sacrificio, la capacità di dividere con gli altri, tutte caratteristiche tipiche della civiltà contadina. Fin da piccolo molto assiduo alla chiesa di Castello, è stato educato nel seminario di Genova. Qui brucia un po' tutte le tappe della carriera ecclesiastica, entrando appunto seminario giovanissimo, ma sicuro della propria vocazione sacerdotale. Contrariamente alle usanze, fu dai superiori destinato alla predicazione ancora prima di essere ordinato sacerdote. E questo fatto ci dice molto sulle eccezionali qualità del giovane Gianelli, anche se certamente
non mancavano sacerdoti più anziani di lui e anche più esperti di lui. Antonio Maria Gianelli viene ordinato sacerdote a soli 23 anni, prima cioè dell'età prescritta, tanto che ci fu bisogno di una speciale dispensa papale per la sua ordinazione. Ricoprì la carica di lettere e retorica al seminario arcivescovile di Genova. Dicevamo, erano gli anni della restaurazione dopo il periodo napoleonico. Tra le sue molteplici attività c'è una associazione dal nome inconsueto per un parroco, la Società Economica, che aveva anche finalità evangeliche. Antonio Maria si propone infatti l'educazione e l'assistenza morale delle giovani generazioni affidate alle cure delle Signore della Carità, nome altrettanto inconsueto, mutato nell'anno 1829 in quello ben noto, nome diverso, di Figlie di Maria. La congregazione da lui iniziata ha avuto un rapido sviluppo, soprattutto nell'America Latina, dove Don Antonio, durante le sue visite, veniva chiamato dalla gente il santo delle suore. Parroco di Chiavari dall'anno 1826 all'anno 1838, non si è certo chiuso nei confini della sua pur vasta parrocchia. Un anno dopo la nomina, Antonio Maria ha già posto le basi per la fondazione di una congregazione maschile, dopo quella femminile, posta sotto il patrocinio di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, in cui raccoglie giovani sacerdoti per realizzare per le predicazioni nelle missioni popolari e per il sostegno di parrocchie particolarmente disagiate e bisognose dell'assistenza dei sacerdoti. I missionari da lui fondati assumeranno poi il nome di Oblati di Sant'Alfonso, con i quali ricuce un po' le smagliature del tessuto ecclesiastico della sua diocesi, la diocesi di Chiavari. Quando la peste contagiava Chiavari, la popolazione si strinse disperatamente e fiduciosamente intorno al suo arciprete, Don Antonio Maria, appunto, il quale ancora una volta e come sempre rimase al loro fianco, inesausto nel lavoro apostolico, finché la terribile malattia non fu definitivamente sconfitta. Gli ultimi anni della sua vita Antonio Maria li trascorre nel celebre centro monastico di Bobbio presso Piacenza. Antonio Maria infatti viene eletto vescovo di Bobbio nel 1837. Attua nella diocesi le riforme già promosse come parroco di Chiavari, dove aveva istituito un suo seminario riproponendo agli studenti di filosofia e di teologia la Summa di San Tommaso d'Aquino, in un momento di particolare avanzamento del positivismo da una parte, il positivismo ateo, e del razionalismo dall'altra. Pastore vigile ma caritatevole e comprensivo, tomista convinto, ma non certo chiuso alle nuove correnti di pensiero e al rinnovamento della filosofia scolastica. Monsignor Gianelli, quindi già vescovo, muore a 57 anni dopo una vita relativamente breve ma molto intensa, dedicata con il cuore e la mente di missionario alle opere benefiche in campo religioso e sociale. È stato canonizzato da Papa Pio XII nel 1951. E allora noi oggi, per ricordare questo santo, preghiamo Dio rivolgendoci a Lui con le parole di Padre Ehring. O Cristo, Divin Medico e Redentore, la tua presenza nel mondo è presenza d'amore redentivo. Il tuo amore porta il nostro fardello, ripara i nostri peccati. Dacci uomini pieni di misericordia, disposti a portare parte del nostro fardello, perché diventiamo più consapevoli, conosciamo più effettivamente e più affettivamente nel mondo
la tua presenza redentiva. Dacci, o Signore, di celebrare la memoria della tua passione, morte e risurrezione nell'attesa della tua venuta, così da poterla riconoscere anche in quella di chi ha bisogno della nostra compassione, del nostro perdono, del nostro tempo. Amen. Francesco, il poverello di Assisi. Il nuovo libro di Fra Giovanni, sul santo di Assisi che cambiò il modo di vedere il mondo e i fratelli. Un viaggio spirituale nel francescanesimo. Con tante storie, preghiere e leggende sul serafico padre San Francesco d'Assisi. Francesco, il poverello di Assisi. Il nuovo libro di Fra Giovanni. Richiedilo su Amazon oppure clicca nel link che trovi in descrizione. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia Sant'Antonio Maria Gianelli, un rivoluzionario silenzioso, come lo sono sempre i santi, in qualsiasi epoca essi vivano e in qualsiasi luogo essi operino. Nato nell'anno della Rivoluzione francese, nell'aprile del 1789 a Cerreto, presso Chiavari, Antonio Maria Gianelli è, a modo suo, dicevo prima, uno di quelli che assomiglia ai rivoluzionari di ogni tempo. Nasce durante le feste pasquali da una povera famiglia di contadini da cui ha appreso la carità, lo spirito di sacrificio, la capacità di dividere con gli altri, tutte caratteristiche tipiche della civiltà contadina. Fin da piccolo, molto assiduo alla chiesa di Castello, è stato educato nel seminario di Genova. Qui brucia un po' tutte le tappe della carriera ecclesiastica, entrando appunto seminario giovanissimo, ma sicuro della propria vocazione sacerdotale. Contrariamente alle usanze, fu dai superiori destinato alla predicazione ancora prima di essere ordinato sacerdote. E questo fatto ci dice molto sulle eccezionali qualità del giovane Gianelli, anche se certamente non mancavano sacerdoti più anziani di lui e anche più esperti di lui. Antonio Maria Gianelli viene ordinato sacerdote a soli 23 anni, prima cioè dell'età prescritta, tanto che ci fu bisogno di una speciale dispensa papale per la sua ordinazione. Ricoprì la carica di lettere e retorica al seminario arcivescovile di Genova. Dicevamo, erano gli anni della Restaurazione dopo il periodo napoleonico. Tra le sue molteplici attività c'è una associazione dal nome inconsueto per un parroco, la Società Economica, che aveva anche finalità evangeliche. Antonio Maria si propone infatti l'educazione e l'assistenza morale delle giovani generazioni affidate alle cure delle Signore della Carità, nome altrettanto inconsueto, mutato nell'anno 1829 in quello ben noto, nome diverso, di Figlie di Maria. La congregazione da lui iniziata ha avuto un rapido sviluppo, soprattutto nell'America Latina, dove Don Antonio, durante le sue visite, veniva chiamato dalla gente il santo delle suore. Parroco di Chiavari dall'anno 1826 all'anno 1838, non si è certo chiuso nei confini della sua pur vasta parrocchia. Un anno dopo la nomina, Antonio Maria ha già posto le basi per la fondazione di una congregazione maschile, dopo quella femminile, posta sotto il patrocinio di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, in cui raccoglie giovani sacerdoti per realizzare per le predicazioni nelle missioni popolari e per il sostegno
di parrocchie particolarmente disagiate e bisognose dell'assistenza dei sacerdoti. I missionari da lui fondati assumeranno poi il nome di Oblati di Sant'Alfonso, con i quali ricuce un po' le smagliature del tessuto ecclesiastico della sua diocesi, la diocesi di Chiavari. Quando la peste contagiava Chiavari, la popolazione si strinse disperatamente e fiduciosamente intorno al suo arciprete, Don Antonio Maria, appunto, il quale ancora una volta e come sempre rimase al loro fianco, inesausto nel lavoro apostolico, finché la terribile malattia non fu definitivamente sconfitta. Gli ultimi anni della sua vita Antonio Maria li trascorre nel celebre centro monastico di Bobbio presso Piacenza. Antonio Maria infatti viene eletto vescovo di Bobbio nel 1837. Attua nella diocesi le riforme già promosse come parroco di Chiavari, dove aveva istituito un suo seminario riproponendo agli studenti di filosofia e di teologia la Summa di San Tommaso d'Aquino, in un momento di particolare avanzamento del positivismo da una parte, il positivismo ateo, e del razionalismo dall'altra. Pastore vigile ma caritatevole e comprensivo, tomista convinto, ma non certo chiuso alle nuove correnti di pensiero e al rinnovamento della filosofia scolastica. Monsignor Gianelli, quindi già vescovo, muore a 57 anni dopo una vita relativamente breve ma molto intensa, dedicata con il cuore e la mente di missionario alle opere benefiche in campo religioso e sociale. È stato canonizzato da Papa Pio XII nel 1951. E allora noi oggi, per ricordare questo santo, preghiamo Dio rivolgendoci a Lui con le parole di Padre Ehring. O Cristo, Divin Medico e Redentore, la tua presenza nel mondo è presenza d'amore redentivo. Il tuo amore porta il nostro fardello, ripara i nostri peccati. Dacci uomini pieni di misericordia, disposti a portare parte del nostro fardello, perché diventiamo più consapevoli, conosciamo più effettivamente e più affettivamente nel mondo la tua presenza redentiva. Dacci, o Signore, di celebrare la memoria della tua passione, morte e risurrezione nell'attesa della tua venuta, così da poterla riconoscere anche in quella di chi ha bisogno della nostra compassione, del nostro perdono, del nostro tempo. Amen. La voce di Maria dentro l'anima mia. Meggiugorie, esplosione d'amore. Il nuovo libro di Fra Giovanni, con testimonianze, storie di fede e conversione, preghiere e curiosità sul paradiso della fede, dove la Regina della Pace appare dal 1981 a 6 veggenti. Che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore. Meggiugorie, esplosione d'amore. Il nuovo libro di Fra Giovanni. Richiedilo su Amazon oppure scrivici su WhatsApp al numero 02 56 56 78 24. Per la vita mia, la voce di Maria. Meggiugorie, esplosione d'amore. Il nuovo libro di Fra Giovanni. Un libro pieno di fede e amore verso la Regina della Pace. Sei la mamma mia.
Rita, storia, meditazioni, leggende e preghiere su Santa Rita d'Akasha. Io Rita, un libro sulla devozione a Santa Rita d'Akasha scritto da Fra Giovanni. Richiedetelo su Amazon tramite il link che trovate nella descrizione, oppure potete chiedere informazioni tramite WhatsApp al numero 02 56 56 78 24. Io Rita, il nuovo libro di Fra Giovanni. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la preghiera odierna della Tridicina di Sant'Antonio è la seguente. O compassionevole Sant'Antonio, che durante la vita hai ottenuto la liberazione di tanti condannati, intercedi affinché io sia liberato dal male e possa vivere nella grazia di Dio. Questa orazione ci insegna a ricorrere a Sant'Antonio per essere aiutati nei momenti della prova, per avere la forza di superare le tentazioni e affinché si allontanino da noi le influenze negative del maligno. Tra i tanti titoli attribuiti dalla devozione popolare a Sant'Antonio di Padova c'è anche quello di terrore dei demoni, colui che mette paura ai demoni, perché li scaccia con il dito di Dio. L'esperienza dei credenti ci attesta che Sant'Antonio fu ed è molto potente contro il demonio. La tradizione popolare tramanda che Sant'Antonio diede una piccola preghiera a una povera donna che cercava aiuto contro le tentazioni del demonio. Questa breve preghiera, una giaculatoria, è diventata celebre come il motto di Sant'Antonio o il breve di Sant'Antonio ed è alla base di una forte devozione popolare. Il breve di Sant'Antonio da Padova è una scritta sotto una croce disegnata su una pergamena. Ecce crucem Domini, ecco la croce del Signore, fuggite partes adverse, fuggite potenze del male, vicit leo de tribu Iuda, ha vinto il leone di Giuda, radix David, della stirpe di Davide. Alleluia. L'episodio che diede origine alla devozione accadde nella città di Santarém in Portogallo. Una donna soffriva molto a causa del demonio che la importunava e un giorno che era particolarmente depressa decise di suicidarsi gettandosi nel fiume. Dovendosi recare sulla riva del fiume, la donna passò davanti alla chiesa dei Francescani, dove proprio in quel giorno celebravano la festa di Sant'Antonio. Sentì il bisogno di recarsi in chiesa per recitare la sua ultima preghiera, ma durante la sua orazione fu colta da un colpo di sonno e in sogno le apparve Sant'Antonio che le consegnava una pergamena e gli diceva: «Destati, o donna, e custodisci la scheda che ti do, la quale ti libererà da ogni vessazione diabolica». Svegliatasi, la donna si trovò veramente in mano la pergamena del sogno, nella quale vi era scritto sotto una croce quanto ho riportato prima. Da quel giorno la donna non soffrì più a causa del demonio. La notizia giunse fino al re, che chiese di vedere la prodigiosa pergamena, ma una volta che ne ebbe preso possesso non volle più restituirla.
Fu però concesso ai francescani di Sant'Arene di visionarla per poterne fare un'altra simile, e anche questa ebbe gli stessi effetti su persone tormentate dal demonio. Allora i frati francescani decisero di divulgare quell'immagine in formato ridotto, scrivendo la breve dicitura da cui deriva il nome di Breve di Sant'Antonio. Questo episodio ci fa comprendere la potenza della croce di Cristo. Per mezzo della sua morte in croce, Gesù ha trionfato sul demonio, ha sconfitto la morte e il peccato. Scriveva Sant'Antonio: il cristiano deve appoggiarsi alla croce di Cristo come il viandante si appoggia al bastone quando intraprende un lungo viaggio. Deve aver ben impressa nella mente e nel cuore la passione di Cristo, perché soltanto da tale sorgente deriva la parola della vita, della pace, della grazia e della verità. Volgiamo i nostri occhi a Gesù, al Signore nostro inchiodato alla croce di salvezza. Crocifiggiamo la nostra carne alla sua croce, mortificando i sensi. Piangiamo per le iniquità che abbiamo commesso noi e per quelle del nostro prossimo. E così, cari fratelli e sorelle, giunti al termine della meditazione, preghiamo Sant'Antonio affinché ci ottenga da Dio la piena liberazione dal male. Preghiamo sempre con fiducia, pensando che non pregare o pregare poco è male, è come abbassare le armi di fronte al nemico. O gloriosissimo Sant'Antonio, mio potente avvocato presso il trono dell'Altissimo, a te fiducioso ricorro nelle mie presenti necessità e spero d'essere esaudito. Tu sai le mie angustie, conosci i miei bisogni, vedi le afflizioni, ma vedi pure la fiducia che in te ho riposta. O Santo amabilissimo, sollecito consolatore degli afflitti, e generoso elargitore di grazie senza numero, vieni in mio aiuto e ottienimi da Gesù quello che, con le lacrime agli occhi, fiduciosamente ti chiedo. Santo misericordioso, non volere disprezzare la mia umile supplica, ma accettala ed esaudiscila. Mi abbandono quindi interamente nelle tue braccia, sicuro del tuo conforto ed aiuto. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe e di Sant'Antonio, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel rispettare la sua propria eternità. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali. Acclamate Dio con voci di gioia.
fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli nudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezza nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e benedetto il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza nella casa di Davide suo servo. Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.
Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione. Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore. Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia, rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria. Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini e soprattutto nei poveri e sofferenti. Donaci di vivere in pace con tutti e di non rendere a nessuno male per male. Padre nostro, o Dio nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e doni al mondo pace e salvezza.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati invocando la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera. Allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Tobia. In quei giorni, con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte, ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le mie colpe e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me infatti è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre. Poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensava: che non insultino mio padre e non gli dicano: la sola figlia che avevi a te assai cara si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita.
In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare a Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Parola di Dio. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. Mio Dio, in te confido, che io non resti deluso, non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque in te spera non resti deluso. A te, Signore, io mi rivolgo. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Te, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo egualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
Ecco, uno degli insegnamenti di Gesù che sicuramente sono trasversali, cioè si trovano un po' in tutti i Vangeli, è quello della risurrezione. Prima di tutto perché è Gesù stesso che è risorto dai morti, ma poi la risurrezione che riguarda anche tutti noi, una vita eterna, una vita piena, una vita che è il nostro destino, perché il Dio, appunto, come dice il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, Dio non è Dio dei morti, ma Dio dei viventi. E tutti vivono in Cristo. E viviamo in Cristo come? Attraverso la fede, attraverso il nostro essere legati a Lui, legati al Signore, con la forza della fede. Una fede che non significa, in questo caso, un corpo di dottrine da conoscere, no? Come il catechismo, insomma, da recitare magari a memoria, ma una fede che significa rapporto vivo, vero, reale con Dio, col quale noi, come nell'Antico Testamento, i grandi patriarchi, siamo chiamati a parlare, a conversare, a confrontarci, qualche volta anche a scontrarci. Un Dio che è una persona e quindi in qualche modo riusciamo ad essere in rapporto con Lui, un rapporto vero, come un rapporto con un'altra persona, appunto. Un rapporto vero, vivo, che continua e che non viene interrotto neanche dalla morte, perché il Signore Dio, in nome del rapporto, che è un rapporto di amore, fa sì che noi restiamo sempre uniti a Lui. Ecco la nostra fede. Una fede in Dio che ci dice che anche il Signore si prende cura di noi, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura. La nostra preghiera viene ascoltata, viene accolta. E se siamo nella fede, il nostro dialogo, il nostro parlare con il Signore, il nostro fidarci a Lui, ecco, viene accolto. Il Signore si prende cura di noi. Ecco quanti contenuti importanti in queste letture che abbiamo ascoltato oggi, che ci aiutino a meditare sulla nostra vita durante la nostra giornata, perché ci ricordiamo sempre che il Signore è presente in mezzo a noi. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Onnipotente, principio e fonte di ogni bene, possa essere esprimere con riconoscenza per i doni ricevuti e fiducia per gli aiuti che ancora attendiamo. Guida il tuo popolo, Signore. Guida il tuo popolo, Signore. La prima lettura ci ha presentato due preghiere elevate da due persone lontane nello spazio ma unite nella sofferenza, perché le prove fisiche e morali aprano il nostro animo a un ricorso a Dio suggerito dalla fede e animato da un filiale abbandono in Lui. Preghiamo. Guida il tuo popolo, Signore. Toby e Sara non vedono al di là del loro caso, non vedono una soluzione del loro problema, pensano solo alla liberazione operata dalla morte. Perché anche noi, nei momenti bui della vita, sappiamo affidarci a Dio che ci conosce e ci ama più di noi stessi. Preghiamo. Guida il tuo popolo, Signore. Perché nella certezza che il nostro non è il Dio dei morti ma dei viventi, non cediamo mai a mollezza e pigrizia nel suo servizio. Preghiamo. Guida il tuo popolo, Signore. La forza di questa Eucaristia sostenga la nostra debolezza, rinsaldi la nostra carità e ci conceda di superare difficoltà e tentazioni. Preghiamo. Tutti i fedeli defunti siano ammessi a condividere la gloria di Cristo, sommo sacerdote, assiso alla destra di Dio. Preghiamo. Guida il tuo popolo, Signore.
O Dio, il cui nome è benedetto nei secoli, dona ai tuoi fedeli di essere umili perché, animati dal tuo spirito di verità e di giustizia, ti possano rendere omaggio e magnificare la tua gloria in ogni circostanza della vita e in ogni angolo della terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Fiduciosi nella tua misericordia, Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati nei misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà, acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Domenico, Armida e Pia. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Padre, che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché, confessandoti non solo a parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
o Salvore, o terra mia, mi te canto una canzone col cuore, son contento d'essere nato a Salvore, da un semplice ma grande pescatore. La mia vita la vivo girando, son contento, magno e bevo mi con voi, giro l'Istria suonando e cantando, son contento d'essere qua fra di voi. Tanti amici, torno amico de sempre, musicisti e cantanti siamo noi cantemo intorno a noi c'è tanta gente, tutti amici, tutti assieme, noi con voi. O Istria, o Salvore mia, quanta gente non c'è più fra noi, ma la vita è ancora tanto bella, contentarsi dovemo e come. O Salvore, o terra mia, mi te canto una canzone col cuore, i tuoi santi, Santo Andrea e San Giovanni, dai malani che in ettegni sei lontano, la mia vita da sempre allegra, sono il canto, bagno e bevo di con voi, con una forza di andare avanti con la vita, ma bisogna rispettarsi più che mai, con una forza come il faro del Salvore, una luce dentro il cuore per tutti go, una luce dentro il cuore per tutti voi. Salvore mia. Il trattato di pace del 10 febbraio 1947 assegna alla Jugoslavia gran parte dei territori che già la Jugoslavia aveva occupato. Tra le popolazioni che per prime lasciano la loro terra sono gli abitanti di Pola. Così siamo venuti via noi, Niente. Niente. Roma li manda qui nella speranza di poter far trovare una casa proprio lì a Fertilia. Casa non c'è un buco al posto del tetto. Per tutto l'inverno 1947-48 Fertilia continua ad arrivare dove c'è una possibilità di vivere. Ma quale possibilità? Esiste Fertilia. Via Paola, su Via Paola il cartello? No, io l'ho pitturato. Qui si parlava dialetto veneto, anche i sardi. C'era un peschereccio in disarmo che era diventato lo Spritz Club, dove si beveva e si arrostivano le sardine. Dai. Sardine scottadito. A Fertiglia si è cantato molto anziché piangere. Papà gli diceva sempre, non sta piangendo Maria, terra che abbiamo lasciato, che terra Dio ne dà.
Storia, cultura e civiltà di un territorio sono incise nella pietra, quella bianca calcarea dell'Istria. Che cosa rivela l'analisi di un'architettura che usa la materia prima naturalmente presente sul territorio? Permette di entrare in un viaggio attraverso le casite, i mulini, le chiese, le case rurali, nello spazio prodotto dall'agire di generazioni, di indagare quindi quel vissuto che diventa campo di ricerca della geografia umana. In tale spazio si possono distinguere oggetti e luoghi che accentrano in sé tutti i valori della cultura, in un tempo storico definito e in un luogo altrettanto circoscritto, l'Istria Rossa. In questo nostro viaggio vogliamo partire dalle casite perché rappresentano un vero e proprio patrimonio archeologico, storico ed etnografico di queste terre, ma anche la fine di un modo di costruire in gran parte autogestito, perché il controllo della stessa tecnica costruttiva non è più in parte disponibile, salvo alcune eccezioni. Seguiamo Livio Belci nella campagna di Gnanese. Qualche anno fa, con un parente anziano, ha costruito una casita di cui è orgoglioso, perché sono le sue radici, il simbolo dell'amore che lo lega alla terra. musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, nemmeno una parola, l'accenno di un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Cosa non darei per stringerti a me, cosa non farei perché questo amore diventi per te più forte che mai. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno e tu mi lasci solo più di prima. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Non buttiamo via così la speranza di una vita d'amore. Un minuto è lungo da morire se non è vissuto insieme a te. Non buttiamo via così la speranza di una vita d'amore. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle
labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo nei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così sulla sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è nei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così sulla sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Cari amici, eccomi qua per altri proverbi di origine veneta. Nelle altre puntate che avevamo parlato dei proverbi sul mangiare e bere, sulle malattie, sul tempo, il tempo inteso come previsioni del tempo, come meteorologia. E questa volta sono andato a cercare un pochettino dei proverbi sui contadini. I contadini sappiamo che per secoli ha rappresentato la colonna economica principale di ogni famiglia. Ecco alcuni proverbi dunque. Il frutto non scasca lontano dall'albero. Chi lavora magna e chi lavora magna e bevi. Come dire, se la passa meglio chi che sfrutta il lavoro degli altri. Su questo stesso filone c'è il proverbio chi pianta non godi. Poi chi carezza la mula ciappa piade. Se perdi i primi frutti, i se persi tutti. Avaro agricoltor non se fa signor. I soldi del contadin dura come l'acqua nel cadin, e il contadin è sempre ricco l'anno venturo, nel senso che sarà ricco probabilmente l'anno venturo quando che inglumerà i frutti del suo lavoro. Chi ara la terra bagnata per 3 anni la rovinata, e questo chi che se capisce un po' di agricoltura lo capisci subito. Ecco, mi fermo qua per il momento. Se avete gradito questi proverbi mettete un like, oppure sarei anche bello che mettete voi qualche proverbio sui contadini, su come si lavora la terra e la campagna. Per il momento vi saluto, grazie, alla prossima.
oggi è una puntata veramente speciale perché siamo in un posto veramente speciale. È un posto che non è aperto al pubblico, quindi normalmente le persone non possono accedere qui e vedere tutti i meravigliosi animali che illustreremo in questa serie di puntate. Siamo qui però grazie alla provincia di Gorizia ed è per questo che ho accanto a me la dottoressa Zanella, Alessandra Zanella, che ci racconta dove siamo e perché questo centro è in funzione. Dottoressa. Grazie. Allora, buongiorno, noi ci troviamo nel comune di San Canzian di Sonzo, località Terranova, e ci troviamo presso il centro di recupero per la fauna selvatica in difficoltà. Questo centro nasce nel 2000 per una scelta precisa della provincia di Gorizia, ma nasce in applicazione di una legge regionale che affida alle province il compito di istituire dei centri di recupero per la fauna selvatica. La provincia di Gorizia fortunatamente è riuscita a individuare, a ritrovare questo posto grazie alla disponibilità che ci è stata offerta dal signor Damiano Baradel, che è il gestore di questo centro. Infatti il centro è stato istituito presso questa azienda agricola, quindi noi troveremo ospitati in questa struttura tutti gli animali selvatici per i quali deve provvedere l'amministrazione provinciale, e poi il gestore spiegherà magari meglio come viene gestito nell'insieme, e si trovano anche degli altri animali che sono a cura del gestore stesso. Se è vero dunque che questo centro è nato grazie alla disponibilità finanziaria della provincia di Gorizia, è anche vero che in realtà questo centro per molti versi esisteva già, perché siamo in una proprietà privata, nella proprietà della famiglia Baradelli. Qui abbiamo Damiano Baradel, che è il padrone di casa ed è sicuramente la persona che di più si occupa degli animali in questo centro. Damiano, quindi come nasce questo centro? Nasce in un'ex azienda agricola praticamente, un'azienda di famiglia, siamo nel comune di San Canzian di Sonzo. Qua il numero degli animali che passano ormai via via crescendo. Siamo arrivati nel 2008 per esempio ad ospitare oltre 700 animali. 700 animali? Oltre 700 animali nel 2008 con una percentuale di liberazione di oltre il 70%. Abbiamo una convenzione con un veterinario anche per interventi particolari, e in più tutti gli animali liberati vengono muniti di anello di riconoscimento a scopo scientifico da 2 inanellatori, Michele Benfatto e Paolo Vasca, e in più alcuni animali vengono anche muniti di radiocollare per seguire gli spostamenti nei primi periodi dopo la liberazione. Ricordiamo che il mettere l'anello non è una cosa semplice, bisogna aver fatto dei corsi per diventare inanellatori, dei corsi a livello nazionali presso l'ISPRA, che è un istituto con sede a Bologna, esatto, che si occupa di fauna selvatica, e vi è un protocollo nazionale e internazionale su come mettere questi anelli in modo che possano essere poi riconosciuti ovunque. Mi dicevi che addirittura un animale curato e liberato presso questo centro, un fanello, è stato trovato in Russia addirittura. Sì, addirittura è stato trovato in Russia dopo quasi un anno. Bene, quindi vuol dire che gli animali riescono poi a migrare, a vivere, a essere introdotti in natura. Poi è anche molto bello qui perché non dicevi che neppure si riesce a capire la differenza tra ciò che è in gabbia e ciò che sta fuori, no? Perché molti animali non se ne vanno, altri arrivano molti da animali soli. di quelli che liberati dopo aver passato un certo periodo al centro di recupero comunque rimangono in zona perché sanno che qua hanno disponibilità di cibo illimitata e perdono il timore verso l'uomo anche. Bene, tra l'altro gli animali qui, sempre a cura della provincia di Gorizia, vengono anche seguiti con i radiotracking, oltre che con l'anello. Quindi vengono applicate delle piccole trasmittenti. Finora è stato fatto con alcuni rapaci e questo ci ha permesso di avere la certezza che dopo una cura anche prolungata l'animale abbia la capacità di sopravvivere in natura e che quindi sia stato fatto un buon lavoro al centro. Quindi riuscite a seguirli anche per diversi chilometri? Per diversi chilometri e anche per un paio di mesi nel momento della liberazione. E quanto personale c'è qui? Beh, io e la mia famiglia, più c'è il veterinario Stefano Pesaro della provincia di Gorizia e più i 2 inanellatori che sono Michele Benfatto e Paolo Vasca. Ho capito. Però diciamo per seguire gli animali materialmente ogni giorno tu e la tua famiglia? Io e la mia famiglia seguiamo per quanto riguarda cure, alimentazione. Mi dicevi che poi arrivano anche degli animali che, come dire, si autoricoverano da soli? Sì, qui ci sono per esempio dei germani reali che ormai si sono abituati, sanno che qua hanno la possibilità di trovare cibo in quantità industriali e ogni mattina
ogni mattina mi seguono, addirittura mi tirano i pantaloni con il becco, fino a quando non gli do da mangiare non se ne vanno. Poi dopo aver mangiato prendono e se ne tornano nel canale che passa vicino al centro di recupero. È interessante capire cos'è un centro di recupero per animali e per un centro di recupero come questo gestito dalla famiglia Baradei grazie alla provincia di Gorizia. Perché non è esattamente un ospedale per animali come alcuni possono pensare e sicuramente non è uno zoo. Diciamo che gli animali che arrivano qui possono essere divisi in 3 categorie più o meno. Lo scopo principale è quello di curare gli animali selvatici sperando che questi possano essere reintrodotti in natura. Un esempio classico è quello ad esempio di un capriolo che viene ferito ad esempio durante le operazioni di trebbiatura di un campo o di un uccello che viene investito che ha un'ala rotta. Questi animali vengono curati al meglio del veterinario, vengono ovviamente stabulati, ovvero tenuti in cattività finché non ritornano perfettamente in forze e non sono capaci di cavarsela da soli, e poi vengono liberati appunto molto spesso con anelli o con radiotrasmettenti per capire quello che fanno e come vivono anche dopo la liberazione. E questa è la prima categoria dell'esempio migliore e principale. Poi la seconda categoria di animali è quella di animali sempre soggetti a vari tipi di incidenti di questo tipo, che però purtroppo non ce la fanno a essere liberati. Perché purtroppo a volte un'ala deve anche essere amputata, oppure un osso è talmente fratturato in modo così grave che l'animale rimane zoppo per tutta la vita, e che in questo caso l'animale qui non può essere più liberato e rimane qui ospitato al centro finché non muore di morte naturale o di qualche malattia che in genere capita agli animali anziani, e poi lo tenete qua senza che questo animale debba soffrire, nelle condizioni migliori senza che debba soffrire. E poi però c'è anche una terza categoria che è legata un po' alla globalizzazione, come si dice adesso, e a una certa abitudine che molti hanno che non è molto bella, ne abbiamo parlato spesso, ovvero quella di portarsi a casa animali esotici legalmente o illegalmente, e poi questi animali sempre illegalmente vengono spesso abbandonati, o talvolta qualcuno perlomeno si fa lo scrupolo di chiamare prima la provincia dicendo io non so dove mettere questo animale, e quindi questi animali qui, anche se stanno bene, non possono essere liberati perché arrivano dall'Africa piuttosto che dalla Cina, piuttosto che dall'America, e quindi voi a un certo punto tenete anche molti animali esotici. Anche diversi animali esotici, il numero maggiore riguarda le Trachemis scripta elegans, che sono delle testuggini palustri americane, sì, di tipo esotico, e quindi diciamo che questo centro svolge molteplici funzioni e comunque contribuisce tantissimo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità della provincia di Gorizia.
Mandy, impariamo il furlan insieme? La co. Cui? La co. Se? La co di Kudumar? Ma no, la co di... Dai, la cove? Tu has di sapere che sono un evore di secoli che i furlans, anzi i sorestans del Friul, noi declarin guerra a qualchidun. Dut cas, di quando che sono stati fissati le regole de grafie furlane, i furlans gli hanno declarato guerra a una lettera dell'alfabeto, la Q. La Q tal furlan scritto si dopre in poscas, per esempio per scrivere gli speraulis forestis, tant che quiz, quorum, quark. Vi ho din qualche esempio. Quest quadri al rappresenta la città di Udin tal 600. Quest imprest alle une square. Questis son differenti qualità di pan. E queste è la aquile de bandiere furlane, chiale cebiele. La vuere furlane, quintri la Q, e ha sparagnat il paese di Aquilee, e la Mont Quarine, d'Onge Cormons, con di plui la Mont del Quirinal, a Rome. In questi nons, la Q è reste, e reste anche dai noms di persone come Asquin, Pasqual, Tarquini e Torquat. Dut clar? Quasi. Che all'italian. Ah bon, quasi allora. Brav che il frott.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vogliamo accogliere la presenza del Signore. Lo vogliamo fare mettendo un'intenzione particolare per questa messa. Invito ognuno di noi a prepararci per questo appuntamento chiedendo perdono. Quel fatto, quella circostanza, quella situazione. Facciamo questo momento di silenzio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Tobia. In quei giorni, con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace, da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Nello stesso giorno a Sara, figlia di Raguele, abitante a Ecbatana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi, prima che potessero unirsi con lei
come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi, ma tornando a riflettere pensava: che non insultino mio padre e non gli dicano: la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire, per non sentire più insulti nella mia vita. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto il tuo nome nei secoli. In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. Mio Dio, in te confido, che io non resti deluso, non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque in te spera non resti deluso. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli, il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli.
Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un pensiero sulle letture che abbiamo appena ascoltato. La prima lettura, un po' lunga, non capita di avere letture così lunghe, però è la storia di queste due famiglie segnate dalla sofferenza e segnate, diciamo così, dal male, che alla fine non fa vivere, non dà significato, non porta alla vita, non porta alla gioia, non porta a quel qualcosa perché tu possa dare significato attraverso i legami e gli affetti che ti ritrovi. E allora cosa accade per il padre di Tobia, Tobi, e anche per Sara? Cosa accade di queste due famiglie? Si affidano al Signore. Si affidano al Signore. L'esperienza di affidarsi, ecco il discorso della preghiera di Tobi, ma anche di questo affidamento di Sara provocata dalla serva nel dire: tu hai fatto morire tutti questi tuoi mariti, questi 7 mariti, in questo. L'affidamento al Signore. Questo affidamento al Signore si riprende nel Vangelo. Perché? Nella polemica che Gesù aveva con i Sadducei. I Sadducei credono che non esiste resurrezione. Guardate che l'esperienza di dire che non esiste resurrezione significa andare al cuore dell'esperienza nostra cristiana. Se non esiste resurrezione, cioè se non esiste una vita oltre, cosa ci stiamo a fare qua? Perché ricordare, ad esempio, i nostri cari? Se non esiste vita, non ha senso. Se non esiste vita dopo risurrezione, ma perché fare il bene? I conti devono essere risolti qua o no? Quel dare, avere, quel amare, essere amati, cioè quell'esperienza, diciamo, si chiude in questa vita e basta. Ecco anche la domanda che hanno fatto dei 7 mariti: di chi è moglie, cioè di chi ha possesso. Non esiste un possesso nella vita dopo, ma è godere di un'esperienza di Dio, della vita che si ha nel vedere Dio faccia a faccia. Guardate come anche l'esperienza di bene che facciamo vuol dire credere nella risurrezione o no. Perché? Perché quello che io compio oggi è perché ci sia un bene, una vita nella maniera con cui già oggi sono chiamato a viverla in pienezza. Guardate come l'esperienza dei Sadducei ci tocca anche, se vogliamo, nelle scelte che siamo chiamati a fare oggi per poter dare significato non solo a questa vita, ma anche a quello che c'è dopo. Che non vuol dire portare dei meriti, perché l'esperienza di Gesù va oltre i nostri meriti. Ti sei comportato bene, allora va bene. Ti sei comportato male, va male. No, io ti voglio bene perché vado oltre. Non è un'esperienza di risurrezione, di dare una vita oltre. Guardate come l'esperienza dell'amore nasce dalla stima, cresce nel rispetto, si alimenta col sacrificio ed è proprio quell'alimentarsi nel sacrificio, nell'amare, che dà significato alla risurrezione in cui credi. Che questa giornata diventi occasioni di gesti di risurrezione, di una vita dopo la morte. Ed è quello che noi vogliamo accogliere, perché quell'ostia, quella presenza di Gesù è una vita oltre la morte, o no? È una vita del risorto che vogliamo accogliere perché sia comunicata là nelle cose che facciamo oggi. Accogliamo, così come la parola di Dio, così come anche la tua presenza, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo insieme perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per la tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Illuminati dallo Spirito, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, alle nostre case, alle nostre comunità, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.
Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Tormento o dolcezza è la conoscenza di te, nuvolo o sereno, tempesta o tranquillità, tenebra o luce. Un'anima può essere talmente innamorata del Creatore da essere malata di amore? L'anima malata di amore per Dio lo pensa sempre, anche non in forma esplicita. È così presa dalle sue opere e dal suo modo di operare che non può mai fare a meno di pensarlo. Quando crede di non pensarlo si rattrista, ma poi si rimette alla sua presenza consapevolmente. Non riesce a distogliere lo sguardo da lui e lo scruta continuamente. Il Salmo dice: tu mi scruti e mi conosci, ma l'anima innamorata scruta le opere del Signore, rimane spesso stupita, colloquia insistentemente con lui, a volte anche in modo veemente. Ella riferisce tutto a lui, persino i momenti che ritiene trasgressivi costituiscono un pretesto per dialogare in modo più incisivo ed intenso con il Signore, se non altro per supplicare la sua misericordia. L'anima malata di amore per il Creatore viene spesso giudicata maniacale dalle persone del mondo, oppure psichicamente disturbata, ma è sicura che Lui è la via, la vita, la verità, per cui Egli sostiene tutto e tutti. Non può fare a meno di pensarlo e di stupirsi di Lui. Quando pensa a se stessa, spesso sospetta di essere eccessivamente narcisista,
ma quando quel pensare a se stessa in relazione al Creatore Signore, per cui non può farne a meno, allora questo è un segnale che l'anima è innamorata di Lui. Da sempre le cime delle Alpi orientali sono il confine naturale tra il mondo latino, quello germanico e quello slavo. Una di queste cime è il Monte Lussari, che è alto 1790 metri. In prossimità della vetta sorge un piccolo borgo costruito attorno a una chiesa che fin dall'origine è un santuario mariano. Secondo la tradizione, il santuario venne costruito per ordine del patriarca di Aquileia nel 1360, in seguito a una serie di fatti miracolosi avvenuti in quel punto e attribuiti alla Madonna. Della chiesa antica non ci sono più tracce e quella attuale è stata edificata nel XVI secolo. Facciamo il giro di là? L'amico è andato a prendere sì, adesso mi faccio male io il cellulare.
La chiesa dell'Ussari è chiamata anche dei Tre Popoli, in quanto ogni anno nel mese di luglio ha luogo un pellegrinaggio per i fedeli provenienti dall'Italia, dall'Austria e dalla Slovenia. Il santuario è raggiungibile a piedi attraverso il sentiero del pellegrino oppure con telecabina che parte da Camporosso. Bentrovati in un aggiornamento con la tendenza media e lunga scadenza. Diamo uno sguardo a come potrebbe essere la prossima settimana, quella dal 12 giugno in poi. I modelli ci fanno vedere come ancora mancherà la vera estate sull'Italia, perché l'anticiclone con i suoi massimi si troverà molto più a nord e di nuovo in rinforzo tra le isole britanniche, la Scandinavia e la Germania. Infiltrazioni di aria fresca e umida in quota disturberanno quest'anticiclone sul Mediterraneo, quindi l'Italia rimarrà sguarnita dall'alta pressione, con frequenti rovesci e temporali tra le giornate di lunedì, martedì, mercoledì in montagna, quindi Alpi, Prealpi, tutta la dorsale appenninica, anche l'entroterra delle isole maggiori. Però qualche temporale potrebbe interessare anche la Val Padana ed estendersi localmente anche alle coste tirreniche. Rimanete aggiornati perché la situazione è molto dinamica in questo mese di giugno scaricando l'app di Trebimete oppure trovate gli articoli di approfondimento sul nostro sito web. Scambio di accuse fra Kiev e Mosca sul bombardamento della diga di Kakhovka. Migliaia di persone a rischio, 24 villaggi allagati. L'incontro con il presidente Zelensky conclude la missione a Kiev del cardinal Zuppi, i cui risultati, informa la Santa Sede, verranno portati al Papa per valutare i passi da continuare a compiere. In crescita il PIL, in calo l'inflazione, l'economia italiana riparte, gli italiani prudenti nelle spese per le vacanze. Il principe Harry in tribunale contro i tabloid inglesi, porre fine alla follia della stampa, dice il secondogenito di Re Carlo. Buonasera e ben ritrovati con il TG2000. In primo piano l'Ucraina, colpita una diga nella regione di Kherson, migliaia di persone a rischio, riunione urgente del Consiglio ONU, mentre Kiev e Mosca si accusano reciprocamente. Massimiliano Cocchi.
24 villaggi già inondati e migliaia di persone sfollate. In queste ore a Kherson si stanno evacuando i quartieri lungo il fiume Dnipro, dove l'ondata di piena dovrebbe arrivare nella notte. Il crollo della diga di Kakhovka sta causando danni enormi, mentre la Russia e l'Ucraina continuano a rimpallarsi la responsabilità. Volodymyr Zelensky ha spiegato che la struttura è stata minata dall'interno, cosa che solo i soldati russi avrebbero potuto fare, visto che da oltre un anno sono loro ad averne il controllo. Un orrore davanti al quale il mondo deve reagire, ha detto il presidente ucraino, che ha chiesto ed ottenuto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Mosca, da parte sua, parla di atto terroristico degli ucraini, mentre l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha fatto sapere che la vicina centrale nucleare di Zaporizhzhia per ora non è in pericolo. La diga di Kakhovka è un'infrastruttura cruciale per il sud del paese, in particolare per il sistema agricolo e per l'irrigazione dei campi, ma anche per il rifornimento idrico della Crimea. Per mesi russi ed ucraini si sono accusati reciprocamente di voler abbattere quella diga usando l'acqua come un'arma e alla fine è successo. Non è la prima volta che le infrastrutture che secondo il diritto internazionale dovrebbero essere salvaguardate anche in guerra diventano obiettivi da colpire. Era capitato con la rete elettrica ucraina, colpita ripetutamente dai bombardamenti russi, ma il caso più clamoroso è il sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2, grazie al quale la Russia vendeva il suo gas in Europa, e proprio oggi il Washington Post ha scritto che la CIA nel giugno del 2022, ovvero 3 mesi prima dell'esplosione del gasdotto, sapeva di un piano dettagliato dell'Ucraina per sabotare il Nord Stream tramite un piccolo gruppo di subacquei. Incontro oggi a Kiev tra il presidente ucraino Zelensky e il cardinale Zuppi, inviato di Papa Francesco. Sentiamo Pierluigi Vito. Una visita breve ma intensa. Così una nota della Santa Sede condensa i 2 giorni di missione a Kiev del cardinal Matteo Zuppi, inviato di Papa Francesco in Ucraina, culminata nell'incontro odierno con Volodymyr Zelensky, il quale ha rinnovato la richiesta alla Santa Sede di contribuire all'attuazione del piano di pace di Kiev, il solo, secondo il presidente ucraino, capace di portare a una pace giusta. Il nunzio apostolico in Ucraina, Visvaldas Kulbokas, parla di un incontro di lavoro che si è svolto in un clima molto buono. Sempre il nunzio, ribadendo che stasera il presidente della CEI, dopo gli ultimi appuntamenti, ripartirà per Roma, ha detto che le prossime tappe, compresa una possibile missione a Mosca, sono qualcosa su cui bisognerà riflettere e verranno discusse con Papa Francesco al ritorno in Italia, insieme ai più difficili dossier umanitari. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale il prossimo 13 giugno. All'ordine del giorno guerra in Ucraina e gestione dei flussi migratori. Intanto il Capo dello Stato è arrivato oggi a Parigi, domani con Macron inaugurerà una mostra al Louvre dedicata alla città di Napoli e poi pranzerà all'Eliseo con il Presidente francese. Sì della Camera alla fiducia sul decreto pubblica amministrazione. Visita lampo di Giorgia Meloni in Tunisia. Augusto Cantelmi. Meloni in fiducia a Roma con il via libera al decreto sulla pubblica amministrazione a Tunisi, con l'ipotesi di una conferenza internazionale sull'immigrazione. E infine a Cagliari, ultima tappa del tour nel Mediterraneo per ospitare in Sardegna l'Einstein Telescope per rilevare le onde gravitazionali. Il governo italiano intende mettere sulla candidatura dell'Italia a ospitare l'Einstein Telescope. Meloni, protagonista anche del viaggio lampo in Tunisia, dal piano Mattei all'emergenza immigrazione, con una conferenza internazionale a Roma. I temi affrontati nel faccia a faccia con il presidente Sayed: aiutare insieme all'Europa il paese magrebino per evitare una catastrofe umanitaria. A tornare presto qui in Tunisia, anche insieme alla presidente della Commissione europea. Alla Camera invece il via libera alla fiducia posta dal governo sul decreto che contiene limitazione al controllo concomitante della Corte dei Conti sulle spese del PNRR, critiche le opposizioni. C'è un problema che ha questo governo verso i controlli esterni. Massimo D'Alema e Alessandro Profumo sono indagati dalla Procura di Napoli per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia. L'accusa è di corruzione internazionale aggravata.
I dati dell'Istat attestano una crescita del PIL e un calo dell'inflazione, ma gli italiani sono prudenti e spendono solo per il necessario. I servizi di Leonardo Possati e Luca Sebastiani. Italiana sono buone, questo certifica l'Istat nell'ultimo report diffuso oggi. Il nostro è un paese apparentemente in salute, con il PIL che nel 2023 fa segnare un più 1,2%, mentre nel 2024 un più 1,1%, in leggero calo ma condizionato dai danni causati dalla recente alluvione. A sostenere il prodotto interno lordo e soprattutto la domanda interna, con la ripresa dei consumi delle famiglie sostenuta dalla riduzione dell'inflazione. Buone poi le prospettive sul lavoro. Nel prossimo biennio il numero degli occupati tenderà ad aumentare. Tutto questo però si fonda su due condizioni che sono imprescindibili nel prossimo futuro. La prima è che continui la graduale discesa dei prezzi. L'attenzione è puntata a dopo l'estate, quando il costo dell'energia potrebbe tornare a salire. La seconda condizione è che prenda corpo l'attuazione del PNRR, dai cui investimenti ci si attende la metà degli incrementi di PIL attesi per i prossimi anni. I carabinieri hanno effettuato i rilievi oggi nella casa in cui viveva Giulia Tramontano. È stata trovata l'arma del delitto. Raffaella Frullone. Sono moltissime le tracce ematiche e biologiche repertate nell'appartamento della palazzina di Senago, nel milanese, così come sulle scale che conducono alla cantina e al box dove Alessandro Impagnatiello ha nascosto, prima di sbarazzarsene, il corpo di Giulia Tramontano, la fidanzata uccisa insieme al piccolo che portava nel grembo da 7 mesi. Nel sopralluogo, iniziato in tarda mattinata, gli inquirenti hanno individuato, grazie alla confessione del barman, l'arma del delitto, un coltello accuratamente ripulito e riposto sopra il frigorifero. Rinvenute anche la patente, il bancomat e la carta di identità della donna in un tombino nel parcheggio della fermata Comasina della metropolitana, mentre si cerca ancora il telefono di Giulia. In attesa dell'autopsia di venerdì, gli inquirenti puntano a chiarire tutte le fasi del delitto per accertare l'eventuale presenza di complici, soprattutto nella fase dell'occultamento del corpo della donna. Accusa di violenze e torture, arrestati 5 poliziotti a Verona. Ci dice di più Federico Plotti. Un ispettore e 4 agenti, sono 5 in tutti i poliziotti della questura di Verona finiti in manette agli arresti domiciliari con l'accusa di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto, omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Secondo l'accusa, nel periodo tra luglio del 2022 e marzo 2023, mentre erano in servizio al nucleo volanti, avrebbero picchiato più di una persona fermata in strada nel corso di controlli, per poi falsificare i verbali nel tentativo di allontanare responsabilità e sospetti. 7 gli abusi finora documentati, per i quali, oltre ai 5 arrestati, sono stati iscritti nel registro degli indagati una decina di loro colleghi. L'inchiesta questa volta non è nata da pressioni dell'opinione pubblica o da filmati postati in rete. Si è svolta tutta internamente alla questura scaligera ed è partita da alcune intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito di un'altra indagine. Intercettazioni in cui venivano ammesse dai responsabili le loro condotte illecite: botte, calci, pugni, spray al peperoncino spruzzato sul viso. Affrontiamo questo momento con dignità e compostezza. Sul caso è intervenuto anche il neocapo della polizia Vittorio Pisani, che ha ringraziato la Procura della Repubblica di Verona per la fiducia accordata alla Polizia di Stato nel delegare alla squadra mobile le indagini riguardanti gli operatori appartenenti alla stessa questura. Personale medico dall'estero per sopperire alle carenze del personale del nostro sistema sanitario. Il servizio di Cesare Cavoni. Assumere personale dall'estero ormai sembra l'unica via più semplice per far fronte alla carenza di medici e infermieri. L'ultimo possibile arrivo annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci è dall'India, ma c'è anche il caso della Calabria nel 2022 che vide l'arrivo di medici provenienti da Cuba e ancor prima la Puglia che aveva chiamato medici dall'Albania, mentre la Sicilia dall'Argentina. Situazioni rese possibili dalla legislazione di emergenza durante la pandemia che permetteva l'assunzione in deroga al normale iter di riconoscimento dei titoli e all'obbligo di iscrizione all'ordine. È ovvio che l'arrivo di medici stranieri non risolve i problemi.
Servono maggiori risorse per garantire un compenso adeguato, ma anche un numero di professionisti che possano rispondere in maniera efficiente alle aumentate richieste di prestazioni da parte dei cittadini. Al momento mancano 30.000 medici ospedalieri, 70.000 infermieri e circa 100.000 posti letto negli ospedali. Il ministro Schillaci è fiducioso e sottolinea che nel 2026 potremo disporre di oltre 61.000 infermieri in più, mentre i medici, secondo i dati citati dal ministro, sarebbero 4 ogni 100.000 abitanti, dunque più della media europea. Intorno alle 10.40 Papa Francesco è entrato al Policlinico Gemelli per una visita di controllo e ne è uscito poco dopo le 11.20. In un comunicato il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha informato che in mattinata il Santo Padre si è recato appunto al Policlinico Gemelli per sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici. E oggi secondo giorno di incontri in Vaticano in occasione dei 30 anni della Fondazione Centesimus Annus. Ce ne parla Rita Salerno. Economia e finanza non fanno sempre rima con disuguaglianza e indebito arricchimento. Al contrario, un modello economico basato sulla centralità della persona umana è possibile a partire dalla dottrina sociale della Chiesa. Io ho bisogno di un'anima etica, cioè bisogna imparare a dare un po' di anima in più alle nostre attività e quindi al mercato, alla finanza, all'economia. Il tema dell'economia occupa un ruolo centrale nella vocazione della Fondazione Centesimus Annus. Il fatto di essere arrivati a 30 anni è una bella tappa, vuol dire che abbiamo lavorato, insomma, e l'incontro di oggi ha proprio come titolo la memoria per programmare il futuro e c'è aggiunta a questo titolo c'è pensare ed agire in termini di comunità. La finanza non è da demonizzare perché può svolgere un ruolo positivo per l'umanità e il pianeta. Il fondo di beneficenza di Intesa San Paolo che io dirigo è diretto verso gli ultimi, quindi finanzia strutture operative, dalla Caritas, che è la più grande, a quelle più piccole, a quelle locali, e questo è parte della nostra attività. Si è aperto oggi a Salerno il convegno nazionale degli economi e dei direttori degli uffici amministrativi delle diocesi italiane dal titolo Corresponsabilità e sostenibilità nella gestione dei beni, una sfida sinodale. I lavori, che hanno preso avvio con una riflessione del sottosegretario CEI, Monsignor Valentino Bulgarelli, termineranno giovedì con l'intervento di Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, e le conclusioni dell'economo CEI, Don Claudio Francesconi. Il principe Harry in tribunale in causa contro il gruppo Mirror per presunte intercettazioni. Il servizio è di Giorgia Bresciani. Il principe Harry si è presentato oggi in tribunale come testimone nella causa che ha intentato contro il Mirror Group Newspapers, il gruppo editoriale del tabloid Mirror, accusato di averlo intercettato illegalmente nel periodo compreso fra il 1995 e il 2011. È la prima volta che un reale inglese compare personalmente in un procedimento giudiziario da oltre un secolo. La mia speranza è porre fine alla follia della stampa, ha detto durante la sua testimonianza all'Alta Corte di Londra. In un atto d'accusa diretto ai tabloid britannici, ma il gruppo Mirror in particolare, ha denunciato l'atteggiamento assolutamente vile e l'ostilità contro di lui fin dalla sua nascita e l'invasione della privacy subita per gran parte della vita. Ogni articolo mi ha fatto soffrire, ha sottolineato il duca di Sussex, e ha denunciato anche come questi articoli lo abbiano fatto precipitare in una forte paranoia. La grande maggioranza veniva attribuita a un compagno, un amico, una fonte, una persona vicina, il che di fatto crea un'atmosfera di sospetto sulla fonte eventuale di questi articoli. Sentivo, ha detto, che non potevo fidarmi di nessuno, e poi ha puntato il dito contro i media e il governo britannici, la cui reputazione, ha detto, è ai minimi storici. All'età di 83 anni ci ha lasciati Astrud Gilberto, la ragazza di Ipanema. Il servizio di Francesco Durante.
La prima esperienza canora di Astrud Gilberto risale al 1963, quando, accompagnando a New York il marito João Gilberto, uno degli ideatori della bossa nova, le fu chiesto di incidere in inglese la celebre canzone La ragazza di Ipanema, composta da Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim. Il disco ebbe un successo strepitoso, rimase in classifica per 96 settimane e poi vinse il Grammy Award, il primo assegnato a una cantante brasiliana. Nel corso della sua straordinaria carriera artistica, la regina della bossa nova, Astrud Gilberto, morta oggi all'età di 83 anni, ha inciso 18 album che costituiscono un modello di riferimento per ogni interprete femminile di musica soft su sonorità brasiliane. I bronzi di San Casciano dei Bagni esposti in una speciale mostra al Quirinale dal 22 giugno al 22 ottobre. Si tratterà di un primo incontro con il pubblico per questi reperti già così famosi nel mondo. Il servizio è di Antonella Mazza-Teruel. Vengono restaurate prima di essere esposte le statue di San Casciano dei Bagni, rinvenute 50 anni dopo i bronzi di Riace, sono considerate il più grande tesoro intatto dell'epoca etrusco-romana. Gli scavi, al momento fermi, riprenderanno in estate, mentre è già aperto al pubblico il sito archeologico che fu localizzato da uno spazzino locale appassionato di storia che ora coinvolge esperti di tutto il mondo. Ci siamo imbattuti in quello che era il Sancta Sanctorum di questo sistema, cioè nel santuario, nella grande vasca sacra che raccoglieva le acque della sorgente e a cui Etruschi e Romani portavano doni straordinari. Erano le offerte agli dei per il dono della salute, le statue rimaste nascoste per oltre 2300 anni nel fango delle antiche vasche del paesino toscano, tuttora sede di fonti termali, recuperate con monete e altri reperti in grado di aprire una finestra su come Romani ed Etruschi vivevano il legame tra salute, religione e spiritualità. Certamente uno dei momenti più emozionanti è stato quando è stato rinvenuto il cosiddetto efebo malato, che all'inizio, coperto parzialmente dal fango, sembrava una statua di atleta ben conformato, muscoloso. In realtà, quando poi è stato pulito dai primi strati di fango, si è visto che si tratta di una persona malata. È il ragazzo magro, statua alta circa 90 cm, l'iscrizione riporta il nome di Marcius Grabillo, una spettacolare scultura del santuario dell'antico complesso termale di San Casciano, ma gli archeologi sono convinti di essere solo all'inizio delle importanti scoperte che, dicono, accadono sempre grazie a più persone, non una soltanto. La mano io credo che sia forse la parte fisica del corpo che è più riconoscibile senza guardarla, e quindi il mio primo contatto con la statua è stato una mano in bronzo che ha toccato la mia di mano. Ecco. Termina qui il telegiornale, ora vi lascio al meteo e poi a seguire il film Parigi a tutti i costi. Felice serata. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera. Facciamo nostre le intenzioni del Santo Padre e preghiamo per tutti gli ammalati e per coloro che ci sono stati segnalati. Affidiamo tutti al cuore misericordioso di Maria, nostra Madre Immacolata. Stasera di domenica preghiamo meditando i misteri della gloria del Santo Rosario, aiutati da alcune riflessioni di Papa Giovanni Paolo II. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. L'angelo disse alle donne: presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete.
O Cristo, crocifisso e risorto, ti ringraziamo, ti adoriamo nella tua risurrezione. Come l'Apostolo Tommaso, che all'inizio non credette alla tua risurrezione, tocchiamo i segni della nostra redenzione sulle tue mani, sui tuoi piedi, nel tuo costato, mentre con viva fede esclamiamo: mio Signore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Maria, regina dell'evangelizzazione, sostenga e guidi il prezioso lavoro degli operai del Vangelo e doni ai cristiani gioia ed entusiasmo sempre nuovi per annunciare Gesù Cristo con la parola e con la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero della gloria, la discesa dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. E lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Maria, Madre e Regina degli Apostoli, che presente nel cenacolo con i discepoli attese in preghiera l'effusione dello Spirito ed accompagnò sin dall'inizio il cammino eroico dei missionari, ispiri oggi i credenti ad imitarla nella sollecitudine premurosa e solidale per il vasto campo dell'azione missionaria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, il Signore è con te. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. Quarto mistero della gloria, l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Dal libro dell'Apocalisse. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Beata sei tu, Maria, assunta in cielo anima e corpo. Noi esultiamo, o Maria assunta, nella contemplazione della tua persona glorificata e resa in Cristo risorto, collaboratrice con lo Spirito per la comunicazione della vita divina agli uomini. In te vediamo il traguardo della santità, cui Dio chiama tutti i membri della Chiesa. Nella tua vita di fede scorgiamo la chiara indicazione della strada verso la maturità spirituale e la santità cristiana. Con te e con tutti i santi glorifichiamo Dio Trinità, che sostiene il nostro pellegrinaggio terreno e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero della gloria, l'incoronazione di Maria Vergine. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti. L'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrima nubale. Ea ergo, advocata nostra, Filios tuos, misericordies oculos, ad nostro verte. Et Iesus, benedictus fructus ventris tui, nobis post exilium postrere. O clemens, o via, o dulcis Virgo Maria. Madre mia Maria, questa sera ho pregato i misteri gloriosi. I primi tre mi parlano di Gesù risorto, di Gesù che sale al cielo e col Padre manda lo Spirito Santo sugli Apostoli radunati nel cenacolo in preghiera con te. Mi colpisce un particolare sorprendente che anche Papa Benedetto nel suo secondo libro su Gesù di Nazaret commenta. Gli Apostoli, dopo che Gesù si è staccato da loro, tornano a Gerusalemme pieni di gioia. Mi sarei aspettato di vederli tristi, un po' delusi, sconfortati. Poi mi ricordo delle parole di Gesù. Ecco, sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei secoli. Credo stia qui il segreto della loro gioia. Capiscono, e io con loro, che Gesù non è scomparso per andarsene lontano, ma è entrato nella piena, definitiva comunione trinitaria, pur rimanendo stabilmente presente in mezzo ai Suoi. Lo aveva promesso. Dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. È questa presenza che fonda la gioia degli Apostoli e dissolve ogni paura di fronte alla grande missione che il Signore ha loro affidato. Mi sarete testimoni. La Chiesa di allora, di oggi e di sempre ha il compito di rendere presente e accessibile la salvezza in Gesù presente in lei. Adesso tocca a noi, che siamo la Chiesa di oggi, assolvere questo compito impegnativo. Allora chiediamo a te, Madre, di ottenerci dal Signore il dono dell'unità piena, fondata sull'amore reciproco. Fa che le nostre famiglie, le nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre associazioni siano cenacoli, anzi tabernacoli e ostensori della presenza del Signore, garantita a chi ama con lo stesso amore con cui ci ha amato Lui.
Allora saremo luce e calore per l'umanità, in particolare per chi è avvolto dalle tenebre dell'incredulità o soffre per mancanza d'amore. Madre della Chiesa, Madre nostra, noi ti preghiamo con fiducia. Amen. O Vergine Maria, per fede sappiam che al fin della via in ciel ti vediam. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E ora rientriamo in clima di preghiera silenziosa. Sant'Alfonso Maria de' Liguori faceva questa preghiera: Signore, almeno un quarto d'ora prima di morire, non mi fare peccare, non mi fare sbagliare. Io, a dire la verità, correggo la preghiera di Sant'Alfonso e dico: Signore, almeno un quarto d'ora dopo morto, non mi fare sbagliare. Non molto tempo fa, esattamente nel giorno del suo ultimo compleanno, durante una delle sue ascoltatissime omelie, ha parlato del suo modo di prepararsi al momento della morte. Diceva che si aspettava di giungere alla porta del cielo, Gioco di fantasia. di bussare e di trovare mi ad immagino aspettarlo e ad accoglierlo di bussare alla porta del cielo. E certamente mi apriranno la porta, anche per vedere chi è che bussa. E io sono sicuro che troverò non l'immagine del quadro, ma la Madonna che mi aspetta, perché io l'ho sempre amata e adesso mi aspetta dietro la porta e mi prenderà per mano, magari insieme a San Pio, e mi porterà davanti al trono di Dio e dirà: Padre, è mio figlio, amalo come ami me. Una vita dedicata alla missione e a diffondere l'eredità del santo di Pietrelcina. Questa è stata la vita di Fra Marciano da Monteleone di Puglia, al secolo Ferdinando Morra, una delle figure più eminenti della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio dei frati minori cappuccini. Di Padre Pio l'impressione che ebbi fu di un papà, ma ancor di più di un nonno. Così ricordava San Pio da Pietrelcina, Padre Marciano, un vero e proprio punto di riferimento per tutti i frati cappuccini, in particolare dei più giovani e non solo. Padre Marciano ebbe il privilegio di vivere, sebbene per brevi periodi, nel convento di San Giovanni Rotondo con Padre Pio. Custodire la sua eredità era diventata, per il cappuccino di Monteleone di Puglia, una missione,
svolta attraverso le numerose pubblicazioni da lui scritte sulla vita e la spiritualità del Santo Confratello, ma anche con il suo infaticabile apostolato in giro per l'Italia e il mondo e attraverso i mezzi di comunicazione. In particolare con Teleradio Padre Pio, Padre Pio TV. Cari amici, eccoci di nuovo insieme. Da quando sei arrivato a Roma, quindi ti reclamano, i nostri telespettatori ti reclamano, ci chiedono dov'è Padre Marciano. L'abbiamo visto lì, là. Il Padre Pio TV è la mia casa. Quanti anni sono che lavoro? Tra gli episodi che lo hanno legato al Santo di Pietrelcina, Padre Marciano raccontava spesso della guarigione di suo padre, che andò a trovare il figlio a San Giovanni Rotondo dopo essere stato dimesso dall'ospedale senza speranze. Aveva un tumore ai polmoni e i medici gli avevano dato poco da vivere. Padre Pio lo guardò fisso, poi lo prese per il bavero della giacca e con l'altra mano iniziò a tirargli dei pugni sul petto dicendo: «E chi te l'ha detto che tu stai malato? Tu stai bene, stai bene. E subito dopo, ora ti saluto, arrivederci». Disse proprio così a mio padre, raccontava Padre Marciano. Arrivederci. Non capii subito cosa volesse dire, ma lo compresi in seguito. Il mio papà aveva i giorni contati e invece guarì e incontrò ancora Padre Pio. Ci lasciò 15 anni dopo per un'altra malattia. Prima cosa chiedo scusa, ma ho bisogno di parlare in piedi perché io ho un difetto, uno solo, intendiamoci, quello di essere vanitoso. Dato che sono convinto di essere bello, voglio essere ammirato. Questo è tutto. Fatto questa precisazione, quello che ho scritto non me lo ricordavo, ho scritto bene, proprio ho centrato. Per 18 anni, dal 1995 al 2013, Fra Marciano Morra fu segretario dei gruppi di preghiera di Padre Pio e come tale, nel 2002, aveva incontrato a Buenos Aires il cardinale Jorge Mario Bergoglio, desideroso di conoscere meglio la figura del Santo Cappuccino. La mia andata a Buenos Aires fu dovuta a un desiderio del cardinale Bergoglio che voleva delucidazione sui gruppi di preghiera e fu molto bello perché Bergoglio si rassicurò quando sentì dire che i gruppi di preghiera erano stati fondati da Padre Pio, ma erano stati approvati dalla Segreteria di Stato. Volle sapere anche come mai Padre Pio aveva avuto tanta ascendenza sul popolo di Dio e lui fu colpito in modo particolare dell'azione sociale di Padre Pio. Il cardinale Bergoglio, divenuto poi Papa Francesco, in visita apostolica a San Giovanni Rotondo il 17 marzo del 2018 ebbe modo di confrontarsi con Padre Marciano su quell'incontro di tanti anni prima. A dire la verità, io sono stato anche un pochettino furbacchione. Santità si ricorda di Noseda era il suo segretario, quello che Bergoglio mandò a San Giovanni Rotondo per l'invito ad andare a Buenos Aires. E dico, sono rimasto contento di quella visita, in modo particolare perché lei ci ha trattato come vecchi amici. Abbiamo parlato con tanta confidenza, con tanta gioia, eccetera. E poi gli ho detto, sono rimasto così preso dal suo comportamento, dal suo modo bello, familiare con cui ci ha accolto, che ho detto dentro di me, questo è l'uomo giusto per fare il Papa. E non nego che ho pregato per questo, perché si attuasse questo progetto. E lui dice, allora tu sei stato il colpevole che hai pregato per questo. Se lo avessi saputo non ti avrei fatto venire in Argentina. Come guardiano del convento di San Giovanni Rotondo e rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie, il 23 maggio aveva accolto Giovanni Paolo II in visita pastorale a San Giovanni Rotondo e il 5 settembre dello stesso anno Madre Teresa di Calcutta.
Nato il 16 febbraio 1929 a Monteleone di Puglia, sentì fin dalla più tenera età una particolare attrattiva per la missione sacerdotale e decise quindi di farsi frate cappuccino, predicatore, rimanendo particolarmente colpito dal predicatore padre Arcangelo Perrotti. Come frate cappuccino è giunto a ricoprire la carica del ministro provinciale facente funzioni quando da vicario prese in mano le redini della provincia religiosa in un momento delicato, dall'8 marzo del 1984 al 17 gennaio 1985, dopo l'improvvisa morte del ministro provinciale Fra Pietro Tartaglia. Ed è stata una cosa tragica e io mi sono trovato in un momento veramente duro, superiore di San Giovanni Rotondo, vicario provinciale reggente, e devo dire anche con una provincia anche un po' spaccata, perché volevano che si facessero subito le votazioni per l'elezione del nuovo provinciale, Roma diceva che non era possibile, quindi un po' di incomprensione. È stato un momento molto delicato anche per me e anche molto sofferto. E poi naturalmente da quel passaggio, da San Pietro, sei tornato naturalmente a San Paolo, che forse è la dimensione che magari ami anche di più. Sì. Come predicatore è arrivato a svolgere il compito di segretario nazionale dei predicatori cappuccini e di segretario nazionale per l'evangelizzazione. Il 15 settembre del 1946 vestì l'abito religioso e il 16 settembre dell'anno seguente emise la professione temporanea dei voti, che confermò per tutta la vita l'8 dicembre 1950. Al termine del periodo formativo, prima dell'ultimo traguardo, ancora una volta fu importante il ruolo di papà Giuseppe Vito, che consentì a Fra Marciano di sentirsi completamente libero nella scelta definitiva. Così, il 21 febbraio 1954, accolse l'imposizione sul capo delle mani dell'arcivescovo di Campobasso, Monsignor Alberto Caringi. Anche commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana dal dicembre 1994, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il frate aveva superato i 66 anni di sacerdozio. I suoi primi incarichi come sacerdote cappuccino sono stati nel campo della formazione iniziale, prima come vice direttore del ginnasio inferiore nel convento di San Severo, poi come direttore del seminario di Vico del Gargano, infine come maestro dei novizi a Morcone. Quindi è cominciato il ministero della predicazione, che per lunghi periodi è coinciso con i compiti di governo del definitorio provinciale, con la responsabilità della fraternità e del santuario di San Giovanni Rotondo e con l'impegno di segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Da 5 anni Padre Marciano era in cura per una grave forma di leucemia, che non aveva comunque fermato il suo slancio missionario. Tornato a celebrare la messa pubblicamente, ad occupare quotidianamente il suo posto in confessionale, a garantire le sue catechesi ai telespettatori di Padre Pio TV, a sedersi alla sua scrivania con l'obiettivo di terminare a scrivere il suo ultimo libro e trascurando le raccomandazioni dei medici ad accettare, quando se la sentiva, qualche giorno di predicazione fuori dal convento. Infine Padre Marciano è tornato ad essere disponibile ad ascoltare, ad offrire una parola di conforto a quanti si rivolgevano a lui, di giorno nell'incontro personale, di sera, dopo cena, telefonicamente. La sua ultima grande fatica televisiva è stata nel mese di maggio 2020. Durante il lockdown i frati hanno organizzato il rosario per i giovani di tutto il mondo, collegati da ogni piattaforma, in TV, sui social, su Zoom. Tutti ogni sera aspettavano con ansia il suo intervento, chiamato dai ragazzi il caffè di Padre Marciano. Ecco, cedo la parola a Padre Marciano per il fioretto. Un argomento molto bello, molto utile e anche un argomento scabroso, tant'è vero che spesso ci viene la voglia di spegnere la televisione e non sentirli parlare. Quindi è un argomento molto vario. La sua parola calda riscaldava i cuori di tutti, che mostravano il loro affetto con messaggi, video e cartelloni. Padre Marciano
ha conservato tratti inediti di San Pio da Pietrelcina nei suoi aspetti meno conosciuti, evidenziando spesso la viva e calda umanità del frate stigmatizzato. No, molto bello, complimenti cari giovani, complimenti, anzi approfitto da uomo anziano di qualche anno in più di vita, quindi ve la faccio una raccomandazione. Giacché avete fatto l'esperienza della gioia nella trasmissione, dell'allegria, del canto, eccetera, quando vedete dei vostri amici che stanno un po' col muso appeso, un po' preoccupati, sofferenti, eccetera, fateli ridere, senza farglielo notare, però uscite, parlate, scherzate, create movimento, perché anche non è soltanto con la corona in mano che noi possiamo fare l'apostolato, ma anche dare un po' di gioia e di serenità a una persona, a un'amica, un giovane come voi, fatelo, che è una opera bellissima, approvata e voluta bene dal Signore Gesù Cristo. Padre Marciano Morra lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato, ma la sua voce, la sua risata, le sue battute, la sua discrezione, la sua irrefrenabile voglia di fare continuerà a vivere nel cuore di ognuno di noi. Grazie, Padre Marciano. Arrivederci. Cerchiamo di santificare la nostra anima. Sarebbe bello fare qualche sofferenza in più. Sarebbe bello putare la vigna. Sapete come si puta la vigna? Ci sono tanti pampini, tanti rami superflui e con le forbici si taglia. Ogni volta che si taglia c'è una sofferenza. Noi teniamo tanti difettucci o difetto anche grandi. Bisogna tagliare, putare la vigna. Se putiamo la vigna ci sono più grappoli, c'è più uva e c'è più vino. C'è più grazia del Signore nel nostro cuore. Che il Signore vi benedica, ciao! Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno. Perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, shalom, la pace, ha detto
Chaire Maria, una parola difficile, che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in unione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi preghiamo la Madonna della Visitazione. Nel passo del Vangelo di oggi, dopo il cantico del Magnificat pronunciato da Maria, si legge che Maria tornò a casa sua. È l'unica volta che si pronuncia la casa di Maria nel Vangelo, e la casa di Maria di Nazareth è quella trasportata a Loreto che qui veneriamo. Preghiamo particolarmente, affidandolo alla Vergine della Visitazione, per il Sinodo che stiamo celebrando nella Chiesa, perché lo Spirito Santo possa creare sempre più comunione e mandarci in missione per annunciare il Vangelo di Gesù. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Preghiamo oggi i misteri gaudiosi. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella povera grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. ኢናማሬኮ ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋዬ የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ፣ የሆድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. ኢንቲግሪኖ ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እምካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኽናይ ከርሲ ክብሪ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እምካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኽናይ ከርሲ ክብሪ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እምካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኽናይ ከርሲ ክብሪ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እምካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኽናይ ከርሲ ክብሪ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እምካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኽናይ ከርሲ ክብሪ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እምካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኽናይ ከርሲ ክብሪ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እምካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኽናይ ከርሲ ክብሪ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እምካብ አንስቲ ዝተባረኪ ኽናይ ከርሲ ክብሪ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺዎ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ
Kabanistis tabarak Yechanai Karsov Jesus Kas tabarak Eiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachi wo Mariam sagaz malak እግዚአብሔር ምሳኺዩ Kabanistis tabarak Yechanai Karsov Jesus Kas tabarak Eiu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Madre della divina grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi, Madre sempre vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Arca dell'alleanza, prega per noi, Porta del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, Salute degli infermi, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Conforto dei migranti, prega per noi, Consolatrice degli afflitti, prega per noi, Aiuto dei cristiani, prega per noi, Regina degli angeli, prega per noi, Regina dei patriarchi, prega per noi, Regina dei profeti, prega per noi, Regina degli apostoli, prega per noi, Regina dei martiri, prega per noi, Regina dei confessori della fede, prega per noi, Regina delle vergini, prega per noi, Regina di tutti i santi, prega per Regina del rosario, prega per noi, Regina della famiglia, prega per noi, Regina della pace, prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Vergine Madre, come sei uscita dalla tua santa casa
per portare conforto alla cugina Elisabetta. Visita le nostre case e i luoghi di sofferenza. E in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione, portaci la tua materna consolazione. Ti affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, i bambini e i ragazzi, i giovani e gli anziani, i sofferenti e le persone sole. Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari. Sostieni i medici, gli operatori sanitari e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di tutti. Aiutaci a svolgere i nostri impegni con responsabilità, con spirito di fraternità e di adattamento. Liberaci dai mali che ci stanno colpendo. Insegnaci a guardare al futuro con speranza, per lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. O Maria, allontana da noi ogni male e concedici la gioia del Vangelo, perché nel dono dello Spirito Santo si rinsaldi la nostra fede, si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità. Ascolta, o Madre, la nostra preghiera. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. Vergine gloriosa e benedetta, Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. l'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone a noi cari e che si affidano alle nostre preghiere, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Splendente di luce, radiosa appar, la Madre di Dio, la Vergine del cielo. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
sempre sia lodato. Per darvi il saluto della giornata che per me al termine, ricordo ancora una volta quelli che ho detto ieri sera e l'altra sera. Non mettiamo in dimenticanza il nostro ultimo fine. L'altra sera vi dissi una parte, ieri sera un'altra. L'altra sera vi dissi che il fine nostro è quello di conoscere Dio. Dissi che per grazia sua siamo nati in un popolo cristiano cattolico e la fede ci è stata infusa nel santo battesimo, è aumentata e conservata con gli altri sacramenti. Ieri sera dissi ancora che l'ultimo nostro fine è anche quello di amare Dio, di servirlo con fedeltà. E disse pure che come si serve Dio, si serve con l'esatta osservanza delle sue leggi e dei doveri che ciascuno di noi abbiamo abbracciato. E nell'esatta osservanza di questi sta la nostra perfezione. Dico esatta perché bisogna osservarla sempre con maggiore esattezza, con maggiore precisione, sempre con maggiore generosità. Adesso questa sera ci rimane l'ultima parte del nostro ultimo fine, quello è quello per andare a godere Dio. Non mi trattengo su questo perché il predicatore abbastanza non ha parlato in lungo e in largo. Raccomando una sola cosa: non mai arrestarci in questa corsa, non mai scomandarci, perché a chi persevera sino alla fine, a questo è dato il premio. Vi do la benedizione per voi presenti e per tutti coloro che vi stanno a cuore. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e così sia. Sia lodato Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sol fa. Guai smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, me colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor.
sorriso, il sapere, recolto il dolor, si donò. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Ombrislia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, il sapere, recolto il dolor, si donò. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, recolto il dolor, si donò. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Turiac o Turiaco, anche lì c'è diverse interpretazioni sul nome, di che origine che ha. Turis acque è la più comune ma la meno vera, cioè si presumeva che al tempo di Roma vi fosse una torre con l'isonzo che passava sotto, cioè Turris acque. Dopo invece Turiaco sembrerebbe che fosse di origine, come si può dire, prima ancora della Repubblica di Venezia, cioè siamo nel periodo in cui cominciava a stabilizzarsi, a formarsi i confini, ma non solo di Turiaco, ma di tutto il territorio di Monfalcone. Anche Monfalcone stessa, non so, che lei era grandissima, Turiaco era già un paese nel 1272, che è l'anno in cui appare per la prima volta nel Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis il nome di Turiaco, 1272. Per cui la data la si è certa e dopo la si ripete fin nel periodo, diciamo così, della Repubblica, della nascita della Repubblica di Venezia, non la nascita a Venezia, ma la nascita del territorio, perché con la fine del patriarcato si è creato degli spazi, dei terreni, delle grandi vasti possessioni che i nobili di Venezia cominciato a investire nelle proprietà. A Turiaco che investì i Priuli, a Castigliani Sbruglio, a Morosini, l'isola Morosini, i Morosini, cioè tutto il territorio di Monfalcone che sta in qualche maniera colonizzato da proprietari questi veneti. Quindi Turiaco, diciamo così, è del 1992, poi negli anni aveva una crescita demografica notevole, proprio per l'avvento di questi proprietari terrieri che aveva bisogno di manodopera. Siccome che Turiaco manodopera contadina pochissima era, e si venuti gran parte veneti. E Turiaco si cresciù velocemente, in breve tempo, la linea demografica è stata esponenziale, proprio 45 gradi.
E adesso è inutile parlare, ma già nel periodo del primo Ottocento eravamo sui 1100-1200 abitanti, che Monfalcone aveva neanche a 1000, mentre San Canziano aveva frazioni. Turiaco non ha frazioni, è nato senza frazioni. No? Invece San Piero che ne ha tantissime. Bisognava alla fine, in quel periodo lì, quando che i nobili che cominciano a investire, ha preteso i confini, quello dove finisce il mio e dove finisce il tuo. Per esempio una roba straordinaria, Turiaco è un confine straordinario. Turiaco non è l'ambì l'Isonzo, come tutti credono. Turiaco è attraversato l'Isonzo, perché di là, verso il confine con Ruda, Fiumicello e Villesse, c'è l'isola, c'è un'isola, diciamo così, che la risale, c'è un'isola, un pezzo, so quanti campi che mi pare che c'è, un 150, c'è un bel pezzo. E ho scritto proprio un pezzo su questa isola, sulla nascita. No, adesso non mi viene in mente, avrei bisogno di uno scritto. E si presume che questa isola sia stata in un periodo napoleonico sede di gente, dei prigionieri, di gente che ha abbandonato l'esercito e li ha rilegati in questa isola. Ma niente, il periodo francese è stato uno dei più, tra virgolette, disgraziati che abbiamo vissuto noi nel nostro territorio, perché lo ha saccheggiato dall'inizio alla fine. Basta pensare che l'esercito francese che aveva delle compagnie specializzate nella requisizione, nei furti, nel saccheggio. Turiac era già una chiesa ben vista, ben tenuta, ben fornita, perché Turiaco, la chiesa di San Rocco, ha più opere d'arte che non tutte quelle delle chiese del territorio di Monfalcone messe insieme. Turiaco era un patrimonio enorme. E lì per fortuna i francesi che hanno fatto poco e niente stavano la roba, anche perché i camerari dell'ora, che sarebbero quelle persone, state quelle persone che magari che sarebbero anche adesso, che non si più, perché i preti fa cine partout, proprio perché gli approfitta della mancanza, mica controllo economico, i fa puffi enormi. Invece una volta c'erano i camerari, che era gente contadina, che era gente che non spendeva, era tignosi. No? Turiaco salva la chiesa, che salva il patrimonio. Questo è il periodo francese. Era anche una compagnia di francesi, qua 8-10 di loro, tanto per... Dopo si arriva all'Austria, insomma, si sa benissimo quella storia lì del 15, congresso di Vienna, l'Austria è tornata e l'Austria ha messo l'alzata tedesca, austriaca, tutta gente diversa, che non era abbastanza d'accordo con noi qua. All'inizio Carlo, che era l'imperatore, non era ben visto. Era un gelso qua, che una storica la sosteneva, che si sta messo nel 16, quando si è venuto il Carlo in visita alla nostra zona per festeggiarlo, non aveva niente, perché Carlo non era ben visto in Bisiacaria, era ancora legato a Venezia, gli voleva ancora bene a Venezia, legati dal dialetto, dalla storia, dall'infinità di robe. Arriva gli austriaci, insomma, cosa vuole qua? Scusami, sai? Però col tempo l'Austria comincia a mettere il zampino su organizzazione, precisione, regole, onestà, tutte quelle balle là, e siamo diventati austriaci. Perché mia madre, Maria Maddalena Portelli, che era deruda, povera, morta, una donna stupenda, aveva fatto le scuole, finire le scuole austriache, aveva fatto le magistrali, era molto colta. Difatti se mia sorella si è laureata, mi sono diplomato e tutti studiati, stai sorte della. Mia madre era, te capisci, una persona straordinaria. Bene, ella la diceva sempre, sono nata sotto l'Austria e dopo sto menando la testa e morirò sotto l'Italia. Quindi sta una disgrazia. Però l'Austria, diciamo la verità, se deve dominare tutto, si comporta bene. Anche noi con l'esercito qua, che abbiamo avuto tantissime perdite dalla prima guerra mondiale. Che abbiamo perdite noi, adesso mi ricordo, il cimitero, tutti là, no? Perché l'Austria, la che ha perso la guerra, come tutte le robe che ha perso la guerra,
adesso stavo scrivendo come che è nato l'Unione Sportiva Esonzo Turiaco, che è 100 anni sto anno, e ho scritto proprio il pezzo di questa roba qua. C'è stata una partita dei militari italiani, 1920, una partita dei militari italiani, di compagnie, fra due compagnie, e i putei dei nostri qua, io ho visto la partita, e per emulazione, io ho cominciato a giocare anche a loro con le balle di Strass, si capisce? Con le balle di Strass. E mi viene sempre in mente che alla fine è l'oggetto di contendere quasi i confini, no? Io mi ricordo che ho giocato 10 anni col Turiaco, alla sinistra. Quella era partita contro il Pieris, qui De Pieris, non si fermava mai in osteria a bere un bicchiere. La stessa roba, quando andava qui il Turiaco a Pieris, faceva la stessa roba. Cioè, pensati che le robe che succedeva un secolo prima, le dure a morire, sai quelle robe lì? Cioè, un odio dura più che non un amore. Tu sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Ti capisci? E dopo queste volte, invece della muleria ai giovani, se ne frega, praticamente è diverso, è cambiato, è diverso. Adesso non so in virtù in base a cosa, ti capisci? Adesso si fa vita comune, quindi Turiaco va tranquillamente a Pieris, quindi Pieris, guarda che quando che il Pieris si giocava in Serie C, 47, mi andavo con la bici di femmina di mia madre, andavo a Pieris e vedo la partita. E lasciavo la bici lì di Messia Sulina che arrivava a Tabacchin, e dopo quando che tornavo a finire la partita, 3 mesi a 4, la mi dava 1 lira, 2 lire, come 1 lira, una volta era 2 lire, era 2 lire, non era mica quelle di adesso. E andavo il vetturino di De Mario, che non era neanche nessuno la cosa, e era tra la bacheca sotto vero e il tirami su tra i bicchieri, sai quei bicchieri bei a tulipano, perché era avanzati del pranzo, siccome che mi aveva frigo, e li metteva tra questa bacheca e li vendeva per un bianco per un nero, per 2 lire, e mi mangiavo il tiramisù. San Canzian è solo status animarum mortuarum, no, è solo liber mortuarum, baptizzatarum mortuarum, 3, non completi, risale al 1500. Noi abbiamo i registri, mortuarum, e tutti gli atti tra il centro e la periferia, cioè tra la parrocchia e Gorizia, e noi abbiamo tutti gli atti che si scambiavano, tutto quanto. Gavemo Ciamà, le archiviste paleografe regionali, la Marina Dorsi e compagnia, le ha inventariato tutto l'archivio, lo ha registrato, e è tutto anche computerizzato. Abbiamo un lavoro straordinario. Torniamo a questo. Questo è un documento antichissimo, cioè siamo nel 1600. Secondo me, questo qua è rimasto in qualche parte, in qualche buso dell'archivio che era l'archivio parrocchiale Monfalcone, l'archivio comunale. Perché il comune di Monfalcone, sappiamo già che risale ai Voglia, siamo subito dopo 1200-1300, era già la presenza di 1446, gomì qua la copia degli statuti monfalconesi, ricavati da statuti udinesi, cioè gli scopiazzati, no? In buona sostanza. E lì inizia la storia secolare di Monfalcone, è ricchissima, purtroppo, come dico prima, è andata persa. Questo documento, secondo il mio punto di vista, lo ho acquistato, non posso dirvi il nome, dico da 150.000 lire. Che non so perché l'ho sciolto. Lui mi ha tanto ciacolà, spagnolo, se no aveva perso quello e quell'altro. Mi l'ho sciolto, riguarda Turiaco, i confini di Turiaco. In buona sostanza, lì c'è l'elenco dei confini di Turiaco, i nomi, diciamo così, di quella volta, ma non solo, c'è la denuncia degli usurpi che facevano una volta i contadini
suffiagli dei paroni, quando chi andava a rar, invece di rar col versor di qua, gli rubava 50 centimetri di qua. La stessa da roba la faceva con la piantumazione degli alberi, invece di piantarlo di qua, che doveva essere a confine, perché non aveva le palade famose, non so le reti che si desse. E allora li piantumava soprattutto gelsi, che era il morar che serviva per il bacco da seta. Quindi il gelso ci sta un albero che ha in qualche maniera circoscritto proprio un periodo storico, no? Partita da sotto Venezia, confermato sotto l'Austria, perché il gelso era, diciamo così, il bacco da seta, che conto particolare di quel libro che ho scritto. Questo è l'ultimo libro che ho scritto, no? Te lo vedi, Alberi centenari storici monumentali di Turiaco, un lavorone enorme che neanche non vedevo. E ho scritto proprio sul gelso un bellissimo pezzo, ti capisci? In cui non solo certifico, ma ribadisco l'importanza che ha avuto il gelso per l'economia bisiaca in particolare, ma in generale. Perché il bacco da seta, cioè la galeta, come le chiamavi noi, era delle poche entrate a retaggio della donna di casa. E aveva la possibilità di tenere il bacco da seta che durava 2 mesi. E veniva venduto i bozzoli e il ricavato era soldi suoi. Guarda che è una roba straordinaria per quella volta, i contadini non avevano mai una lira, ne aveva soldi. E lui aveva i soldi. Guarda che in Cesa, a Turiac, era un sacchetto con le elemosine in cui invece di mettere soldi, gli metteva un pugno di bozzoli. Dopo, un'altra roba volevo dire dei bozzoli, che siamo sempre là. Era Turiac, ti ha presente dove c'è la canonica? Di fronte alla canonica, che adesso tutte quelle case, la gelateria, era una casa antica e era un grandissimo gelso, un enorme gelso. E con la vendita della foglia, che vendeva una volta, che serviva per elemosine, per far messe per la gente povera, tutte quelle balle lì. Questa era la vita del paese, il comune, cioè il legame che era, no? Ti capisci? Era interessantissimo quella roba lì. Così tante robe, tante robe. Ecco, questo qua invece è sui libri, non te lo dago perché sei ancora a presentare. Questo documento qua è un unicum. Non esiste nel territorio di Monfalcone, negli archivi del territorio di Monfalcone e anche oltre, un documento così prezioso, così importante, perché testimonia come che funzionava l'economia, come che funzionava il lavoro tra gli operai, tra la gente e i contadini. Continui litigi anche per niente. Era sempre con le antenne alzate. Turiaco sta anche casi di infanticidio, cioè, ti capisci? Per cui questo è un documento, se è venuto qua, per dire, tanto mi frega. Renato Duca, te lo conosce? Caro mio. Renato Duca, Renato Cosma, che lo riscrive su tutte quelle robe lì. E lui di qua, appena che sentì, mi ha detto, fai la fotografia, fai quello che vuole, ma di qua non si muove. Che io, ti che ti sei cervello fino, cosa puoi farmi con una roba del genere? Darglielo a chi? 1945, arriva i Titini, mi ero in piazza, faccio un passo indietro, posso farlo? Fai. Mi sono stato testimone di un assassinio. Un disgraziato, un delinquente comunistaccio, che sparò in bocca a 2 donne e mi l'ho viste per terra che ne buttava fuori il sangue. Ne avevo 8 anni e mi resto ancora sempre davanti questo fatto. 1946, un anno dopo, nel 1945, si arriva di qua, i Titini, che aveva un carro con un cavallo di quei pei, tutte le gambe, lui che ha fatto il male a nessuno. Quindi qua, con la forza militare dei Titini, cosa ha fatto? Si è andato in comune
che tira fuori tutti i registri comunali, un foglietto di anni 20, 30, è tutto distrutto. Io buttavo sotto dalla finestra e gli ho fatto fuoco. Archivio comunale, archivio scolastico, tutti i registri della scuola, che erano anche a me, perché mi non sono un figlio del mio mare, mi sono figlio della lupa, perché una volta era così. Io ho distrutto tutto, non ho neanche un foglietto, perché questa banda di soci ha dato fuoco all'archivio, la biblioteca, e ha fatto, noi che mi avevo 8 anni, ero contento che faceva fuoco. Ci aveva questo fuoco che mi buttava sui i libri e faceva un delitto. Chiaro? Buona giornata cari amici. Ancora una volta mi trovo presso il santuario della Madonna Missionaria a Tricesimo. Il santuario è stato affidato dal vescovo Andrea Bruno agli stimatini di Gemona, in particolare padre Giuliano, che ha iniziato proprio il servizio qui nel 2013. Sono esattamente 10 anni. E insieme a padre Giuliano c'è anche padre Luigi Lanzilli e il sottoscritto, padre Aldo. Ecco, mi trovo proprio qui davanti, all'entrata del santuario della Madonna Missionaria. Vedete com'è bello questo mosaico che sovrasta la porta di entrata. È il mosaico che rappresenta l'angelo Gabriele che annuncia alla Vergine Maria che sarà madre del Salvatore. Più in alto una grande croce dorata, come vedete, però adesso stanno anche suonando le campane delle ore 12. Sono le campane che padre Giuliano ha installato in occasione del suo 50° di ordinazione sacerdotale. E mentre stanno suonando le campane delle ore 12 per ricordarci proprio l'annuncio dell'angelo alla Vergine Maria, vi faccio vedere anche gli altri mosaici che padre Giuliano ha voluto mettere qui sulla scalinata del santuario. Allora state vedendo anzitutto il santuario della Madonna di Lussari. Il secondo mosaico è dedicato alla Madonna di Barbana, l'isola di Barbana. È bella l'idea, abbiamo voluto fare una specie di gemellaggio tra i santuari del Friuli. Qui si ricorda il santuario nostro della Madonna Missionaria. Ave Maria, prega per noi. E finalmente il terzo mosaico, sono stati installati questi da poco tempo, qualche anno, è il santuario, la Madonna di Castelmonte. Dicevo, una specie di gemellaggio tra il santuario della Madonna Missionaria e gli altri santuari più belli, più importanti del Friuli. E come altre volte ho voluto ricordare, proprio di fronte alla facciata del santuario troviamo questo castello che è già stato casa di esercizi spirituali. Attualmente la diocesi l'ha affidato, almeno provvisoriamente, al comune di Tricesimo. Ed è bello ricordare che appunto il castello, con tutte le camere interne che ci sono dall'altra parte, sono stati utilizzati in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini. Il sindaco stesso ha voluto offrire la possibilità di un alloggio per tanti alpini che sono venuti
dalle varie città, dalle varie località dell'Italia. Ecco, benvenuti al santuario della Madonna Missionaria. Ci sono i vari orari di apertura, di chiusura, e poi anche questi fiori. E ringraziamo le persone che si occupano di preparare anche questi fiori, in particolare Fatima e Denise, ecco sulla parte sinistra dell'entrata del santuario e qui dalla parte destra dell'entrata. Siamo entrati, come vedete, ed ecco qui la parte centrale del santuario. Vedete un particolare: la Vergine Maria, la statua della Madonna Missionaria, non è più al suo posto, sul suo trono, dove c'è quel fascio di luce, ma la Madonna è stata messa in disparte dell'altare, vicino ai fedeli, per tutto il mese di maggio. Questo è l'altare di destra dedicato agli emigranti, la Sacra Famiglia, e poi è stata aggiunta Madre Teresa di Calcutta nell'anno del Giubileo del 2016. Era appunto il Giubileo della Misericordia. Ed ecco qui invece sulla parte sinistra questo grande dipinto che rappresenta la Vergine Maria assunta in cielo, e poi accanto la statua di San Pio X. Ed ecco allora l'altare, la parte centrale, però qui accanto troviamo la statua della Madonna Missionaria che è scesa, possiamo dire, in mezzo alla gente, in mezzo a noi, durante tutto il mese di maggio. Alla fine del mese di maggio, l'ultima domenica, 28 maggio, ci sarà una breve processione che partirà dalla chiesa attorno appunto all'edificio, il santuario, e poi con i canti, con la musica, e poi finalmente si rientra in chiesa e dopo qualche giorno la statua verrà rimessa al suo posto. E allora, carissimi amici, proprio qui davanti alla statua della Madonna Missionaria possiamo recitare quella semplice preghiera molto bella, molto antica, che si ripete sempre alla fine del Santo Rosario dopo la Salve Regina. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Madonna Missionaria, prega per noi, ti affidiamo gli ammalati, i sofferenti, le persone anziane, coloro che vivono da soli, coloro che nella vita hanno trovato e trovano difficoltà di ogni genere. Le affidiamo a te, o Vergine Maria, aiutaci, accompagnaci e donaci la tua santa benedizione. Un saluto anche da Padre Luigi, Padre Giuliano, a tutti voi. Una buona giornata, Mandi, dal santuario della Madonna Missionaria, 13°. Buona giornata.
Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000 in questi giorni che ormai poche ore ci separano dalla Pasqua, dalla resurrezione di Cristo, Cristo che vince il diavolo. Oggi in questa particolare puntata vogliamo portarvi a braccetto presso quel mondo dell'occulto che sentiremo si compone di tantissimi fatti e soprattutto di episodi inquietanti. Lo sentiremo dal diretto interessato che ovviamente poi vi presenteremo. A farvi compagnia in questa puntata ci sarà con noi il collega Paolo Rodari, il vaticanista del Foglio, che ringrazio e a cui do il benvenuto. Grazie a voi. Paolo Rodari, il diavolo fa paura? Fa paura a chi non lo conosce. Diciamo, chi ne riconosce l'esistenza e chi attraverso la preghiera e il digiuno ci sta lontano non può far paura. Tu parli di digiuno, siamo alla fine della Quaresima, perché è importante il digiuno? Ma questo lo dicono, diciamo, coloro che hanno a che fare col diavolo, quindi principalmente gli esorcisti. Occorre un allenamento per stare lontano dal diavolo e l'allenamento principe, oltre che la preghiera, è anche il digiuno, c'è una certa astinenza, quindi una certa capacità di controllarsi rispetto ai vizi e rispetto ai peccati. Perché il diavolo fa paura? Perché il diavolo esiste, ma soprattutto cosa fa? Cosa fa? Tenta l'uomo, cerca di portare l'uomo non solo al peccato ma anche all'autodistruzione, all'autoannullamento. Il diavolo vuole dividere l'uomo, vuole dividere tutto e vuole distruggere ogni cosa. Questo è il suo compito nel mondo. E noi proprio per questo, proprio per farvi raccontare da chi combatte tutti i giorni da 26 anni, compresi i giorni di Pasqua e di Natale, abbiamo chiesto a Padre Amorth di illustrarci passo passo quello che succede nel mondo dell'occulto. Sentiamolo insieme. Il diavolo fa paura perché la gente non lo conosce, non ci crede e allora, come tutte le cose che non si conoscono, non si credono, ma si dubitano che ci sono. Uno lo vede raffigurato in tante raffigurazioni spaventose, fa paura. Il diavolo, se uno lo guarda in faccia, lo conosce a fondo, sa che noi cristiani, col sigillo della Trinità, siamo immensamente più forti di lui e allora non fa nessuna paura. Il bello è che coloro che non credono al diavolo molte volte ce lo hanno dentro. Satana lavora di nascosto. Il lavoro principale di Satana è tentare l'uomo al peccato per portarselo all'inferno. E allora Gesù lo combatte soprattutto con tutta la sua predicazione. È tutta contro Satana. Non so, il satanismo insegna, tutte le scuole sataniche, fai tutto quello che vuoi. Gesù insegna, vuoi salvarti, vuoi andare in paradiso, osserva i 10 comandamenti, altro che fai quello che vuoi. Il satanismo insegna, e la gente lo osserva anche se non sa che è satanismo. Non c'è nessun Dio sopra di te, sei tu il Dio di te stesso. Non c'è nessuna autorità su di te. E Gesù insegna, massimo comandamento, amare e servire Dio con tutta la mente, il cuore e le forze. Altro che fai quello che vuoi. Paolo, abbiamo ascoltato un po' quello che è il decalogo del buon satanista. Sostanzialmente a me sembra che alla fine sia una sorta di buoni consigli che ogni padre fa ai suoi figli. Cioè, attenzione, cerca di essere il primo, cerca di essere non solo il migliore, ma soprattutto, anche se in modo disonesto, cerca di farti gli affari tuoi. Secondo te questo è satanismo? Non so se questo è satanismo, però a me colpisce molto, scrivendo questo libro con Padre Amorth, lui ha sempre sostenuto che non ci sono vie di mezzo, si sta con Cristo, si sta con Satana. E questo significa che coloro che non seguono le leggi naturali che hanno scritto all'interno del proprio cuore e che quindi anche non seguono Cristo, in qualche modo stanno da un'altra parte. Quindi primeggiare l'invidia, la superbia, insomma i peccati e i vizi contro i quali la Chiesa chiede e insegna a star lontano,
portano in qualche modo da un'altra parte. Ora io sono un giornalista, non so dire fino in fondo se portano veramente a Satana. Amorth dice di sì, sostiene di sì. Quindi chi non è con me è contro di me, cioè chi è che non è con il cristianesimo è necessariamente, visto che non ci sono le vie di mezzo, è con Satana. E vediamo come Padre Amorth ci dice funzioni il satanismo. Ci sono delle forme in cui si accede al satanismo direttamente. Direi nella stragrande maggioranza dei casi si accede al satanismo senza credere nel demonio, senza pensarci e senza accorgersi che si assecondano i suoi suggerimenti, perché il demonio ha un trucco, Io gliel'ho detto al demonio e lui mi ha dato ragione. Dico, tu sei monotono, fai sempre lo stesso sistema, come hai fatto con Adamo ed Eva. Perché non mangiate di sto frutto? Perché Dio ci ha detto che se ne mangeremo moriremo. No, non è vero. Dio è un bugiardo, Dio non esiste. Se ne mangerete sarete simili a Dio, perché conoscerete il bene e il male. Dico, vedi, il tuo sistema è di far apparire alla gente il peccato come una conquista. Addirittura le leggi hanno divulgato l'assassinio dell'aborto, che è un vero omicidio, facendolo passare come un segno del progresso civile. Un segno del progresso, ammazzare. Ma dite un po', la maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bruciato nelle consacrazioni a Satana. Sono tutti uguali, scritte col sangue. Satana, tu sei mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo, per cui alle volte io dico, sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo state attenti e chiedete a che scopo. Per quale motivo? Perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto. Questi si danno a Satana direttamente. Ecco, la cosa che mi sembra inquietante, caro Paolo, è che da un mondo dell'occulto fatto di ombre e luci vengono fuori episodi come questo di cui ha parlato Padre Amorth, cioè le persone per consacrarsi a Satana decidono di bruciare, lo ripeto per i nostri telespettatori, di bruciare i certificati battesimali. Secondo te, da giornalista, quindi da uomo della cronaca, che vuol dire per chi brucia un certificato di battesimo? Cioè, che male può fare un certificato del battesimo ad una persona? Probabilmente è un modo per liberarsi di una cosa a cui non vogliono appartenere. E nelle messe nere sempre si usano simboli, non solo simboli, ma anche oggetti, segni cari sacri per la Chiesa. Li si prendono e si capovolgono, si bruciano, si distruggono, cioè è un'azione simbolica che però segna un patto, segna un sigillo col diavolo. Probabilmente queste persone sono state battezzate da piccole, vogliono rinnegare questa appartenenza che non sentono più loro e quindi simbolicamente, ma anche come segno di un patto che si stringe, bruciano questo pezzo di carta. Bruciano il certificato di battesimo e stilano. Questa è la grande novità che noi ovviamente cercheremo di portarvi in studio. Cioè, ci sono persone che per consacrarsi a Satana e quindi per abbracciare il satanismo decidono di fare un patto di sangue, cioè un vero e proprio scritto con cui la persona, nome e cognome, decide di dare tutto se stesso, anima compresa, quindi di vendere l'anima al diavolo. Ma andiamo con calma perché ne abbiamo ancora altre da sentire, soprattutto entriamo adesso in quello che è il mondo dei malefici e insegna sempre Padre Amorth.
magia, fattura, legatura, maledizione, 2 forme tremende di origine africana, la macumba, il voodoo, tutte forme di maleficio. Maleficio è termine generico per dire faccio del male per mezzo del demonio. Vado da un satanista e dico quanto vuoi perché tu condanni quella persona, ti faccio un caso concreto, condanni quella persona a non sposarsi mai e a non trovare mai lavoro. Paga o quella persona mai si trova a sposare e mai trova lavoro. Ce n'è una, ad esempio, un giovanotta che quando ha cominciato a venire da me aveva 18-19 anni, adesso ne avrà più di 40. Lo esorcizzo. Aveva anche dei disturbi fisici, perché il demonio dà anche quelli, specie alla testa e allo stomaco. Sono diminuiti, è migliorato, ma adesso che ha 40 anni è ancora senza, ed è anche un bel ragazzo, senza moglie e senza lavoro. E anche la magia bianca è sempre ricorso a Satana. Cos'è la magia bianca? Uno, mettiamo, ha un cancro, ci picchia, va da un mago. Va da uno stregone, da uno legato a Satana. Ho questo cancro, me lo puoi guarire? Sì. Quanto vuoi? Cifre, bene, paga, ha subito l'impressione di stare meglio. Per un certo periodo sta meglio. Dice, oh perbacco, quel mago mi ha guarito. Poi ci ricasca peggio di prima. E allora torna dai medici e niente da fare. Alla fine dice, beh, quel mago però mi aveva guarito. Torna dal mago. Dice, adesso ci vuole una cifra maggiore perché è stato colpito in maniera più grave. Si fa il cliente, sempre con cifre maggiori. Ed è lui che prima lo fa star bene. Il demonio può togliere il male, lo può togliere per un po', poi ritorna peggio di prima. Ecco la magia bianca, per cui è sempre operazione di Satana, e non ottiene niente. Vi stiamo trascinando in questo mondo che sembra proprio di un altro mondo. Malefici, magia bianca, amuleti, fatture. Paolo, cosa sta succedendo? Sempre più persone si rivolgono a maghi, insomma, cercano la risoluzione dei propri problemi in persone che gli promettono un paradiso sostanzialmente. E Amorth, molto semplicemente, padre Amorth mi ha sempre detto che una grande differenza è tra gli esorcisti e i maghi, è che gli esorcisti che aiutano anche ad uscire da certe situazioni non si fanno pagare e i maghi si fanno pagare. Di diffidare sempre dei maghi quando si fanno pagare, perché esistono anche persone che hanno qualche dono positivo, che non sono sacerdoti, non sono esorcisti. Parliamo dei veggenti, carismatici. Sì, esatto, persone che in qualche modo possono aiutare, e Amorth dice se non si fanno pagare probabilmente forse sono persone che valgono. Quindi la differenza, per riassumere e far capire meglio al nostro pubblico, è che quando trovate comunque annunci, perché poi questa è la storia, l'attualità, quando si trovano annunci di presunti maghi, stregoni, fattucchieri, attenzione, si gioca con il diavolo. Comunque non è soltanto come molti pensano la gente ignorante o di bassa estrazione che si rivolge ai maghi. Io ho letto recentemente che anche squadre di calcio di Serie A si rivolgono ai maghi per avere soluzioni ai propri problemi. Maghi, ciarlatani, fattucchieri, ma anche qualcosa di molto più inquietante, ovvero parliamo di presunte, non lo sappiamo, diamo sempre il beneficio del dubbio, lobby economiche che riescono a governare il mondo? Forse sì, forse no. Sentiamo però cosa ne pensa padre Amorth. La massoneria, che non era nata però così, perché è fondata da un sacerdote anglicano, non cattolico, però insomma era stata fondata a scopi umanitari.
E poi è diventata sempre di più. Guardi, una frase di San Paolo e lei capisce la massoneria. La sete di denaro è la radice di tutti i mali. È diventato sempre di più un potere, un legame per far carriera tra di loro, eccetera, eccetera. E siamo sinceri, è la massoneria oggi che comanda il mondo. Il mondo politico è comandato a livello internazionale, è comandato dalla massoneria. L'ambiente dei giudici romani, come è corrotto. Ho avuto tanti esempi evidentissimi di corruzione dei giudici, evidentissimi. Massoneria. Tanti esempi di persone che non riescono a trovare posto di lavoro perché i massoni saranno con loro e li bloccano. O gente che aspira a posti di vertici e che merita posti di vertici vengono bloccati dalla massoneria. Bloccati, comandano loro. Paolo, comandano loro. Questa lobby che ogni tanto viene presa, rimessa, rispostata, il cui nome viene cambiato, esiste, non esiste, cosa fanno, chi sono? Io non sono esperto di massoneria, non la conosco, quindi non posso, diciamo, esprimermi nel modo giusto. Certo che mi ha colpito quello che dice Amor, cioè lui sostiene che Satana, il diavolo, tenta principalmente le persone che hanno potere e soprattutto il prodotto che vende è un prodotto di successo, cioè vende sempre i soldi, il potere, la carriera. Quindi senz'altro usa anche in modo, questo lo sostiene Padre Amort, usa soprattutto delle persone che sono ai vertici appunto ai vertici politici, ma anche ai vertici della Chiesa spesso, non sempre, ma è lì che si va principalmente ad annidare. Ora non so se la massoneria, tutta la massoneria sia connivente col demonio, questo io davvero non conosco e non posso dire, però senz'altro il potere è uno strumento che lui usa. Del resto anche nel Vangelo si vede benissimo che le tentazioni di Satana, che Satana fa a Gesù, è anzitutto la tentazione di essere del potere. Le tentazioni del deserto, le stesse tentazioni che poi riceve durante la sua passione. Paolo, tu insieme a Padre Amort hai scritto il libro, un bestseller ormai, visto gli ultimi dati e come viene posizionato in classifica, L'ultimo esorcista. Com'è nata l'idea? L'idea è nata io avevo il desiderio di raccontare un qualcosa di narrativo, inerente a quello che scrivo, che è il Vaticano. E avevo intervistato più volte Padre Amort per il Foglio e prima anche per il Riformista, dove lavoravo prima, e lui mi sembrava una persona esplosiva, che avesse qualcosa di esplosivo e di forte da dire. Quindi l'idea è nata con un incontro che ho avuto con lui, gli ho chiesto se voleva raccontare tutta la sua vita, perché poi il libro è questo, e lui ha subito accettato, perché lui è un sacerdote paolino e ha come propria missione anche l'idea della comunicazione. La comunicazione, sì. E tu come hai vissuto? Cioè, tu credevi al diavolo? Io non conoscevo, sì, diciamo più o meno sì, ma non sapevo bene neanche di che cosa si trattasse. Veramente sono arrivato a questo argomento in modo molto anche così proprio da ignorante. E lui mi ha introdotto piano piano in questo mondo nel quale, dopo questi mesi che ho passato con lui a scrivere il libro, come dire, devo riconoscere che qualcosa c'è, insomma. Qualcosa c'è. Io direi aggiungerei anche altro. Non solo qualcosa c'è, ma qualcosa è reale. Ed è talmente reale, credetemi, che esistono situazioni, che adesso ascolteremo da Padre Amort, che hanno dell'incredibile. Cioè, vi anticipo soltanto il titolo, addirittura la possessione diabolica può avvenire non solo nelle persone, non solo negli animali, ma soprattutto e anche nelle case. Padre Amort. Quando c'è l'infestazione delle case è così difficile liberarle. Case dove incominciano i rumori, dove incominciano, dunque c'è qui un ingegnere di Roma che deve cambiare, doveva, adesso non più, gli ho fatto tante benedizioni e anche messe in casa.
doveva cambiare non meno di 50 lampade al mese. Scoppiavano le luci. Poi si aprono e si chiudono le porte senza che nessuno le tocchi, anche le porte esterne si aprono. Uno di notte sente che la sua porta esterna si è aperta, può entrare chiunque. Poi accensione di radio, di televisore, di telefono. Non c'è nessuno, squilla di notte, naturalmente, sempre in ore da disturbare, È così difficile liberare le case che varie volte ho dovuto dire: vi conviene cambiare, per quanto possa costare di sacrifici, di soldi. Vi conviene cambiare perché non si riesce a liberare e può dipendere da tanti fattori. Gliene dico anche uno che si è riusciti a scoprire. Una casa era stata costruita su un terreno dove in passato c'era un cimitero. Come è finita la costruzione di questa casa? Andate ad abitare i vari appartamenti, tutti disturbati. Ma in questo caso si è trovata la via di liberare la casa, facendo celebrare tante messe per i defunti. Un po' per volta la casa si è liberata. Però scoprire la causa per cui una casa viene assalita dal demonio non è sempre facile. Ho capito che per liberare le case, almeno per me, occorre che io trovi un carismatico sensitivo, e se io vado col carismatico, faccio l'esorcismo alla casa e il carismatico trova l'oggetto o gli oggetti da buttare via, la casa viene liberata. Se no, l'esorcismo è inutile. Per esempio, una volta è andato con un sensitivo in cucina, c'era come qui, tutto mattonelle. Ha girato la casa, sto sensitivo, dopo che lui aveva fatto l'esorcismo, ha battuto il pugno contro una mattonella, gli ha detto: questa è da togliere. Martello, l'hanno tolta subito. C'era della carne putrefatta, buttata via. Quella carne putrefatta, distrutta, bruciata, basta, è stata pace in quella casa. Case infestate dal demonio, carne putrefatta dentro le mattonelle, spiriti che fanno accendere o spegnere le luci, telefoni che squillano. Paolo, sembra un film. Sembra un film. Cos'è invece? È la realtà. Nel libro Padre Amor racconta di questa casa infestata, nel senso che si spegnevano le luci, scoppiavano le lampadine, sbattevano le porte e questa coppia di persone che vi lavorava non riusciva più a abitarvi perché non riusciva più a dormire. Amort ha chiamato un sensitivo, suo amico di fiducia, che ha guidato Amort dentro la casa fino a scoprire in fondo a una stanza, dietro non una mattonella ma un intercapedine, un fazzoletto legato con un nodo, era una sorta di maleficio, non so bene che cosa, fatto da un mago, da un satanista che ha abitato quella casa precedentemente. Quindi sostanzialmente le case, da quello che mi sembra di aver capito in questo mondo così inquietante, la causa che può dare disturbi dentro gli appartamenti possono essere di due tipi: o costruita sopra un cimitero, per cui immagino che il disturbo sia dato dal fatto che è stato costruito su un territorio sacro, o dal fatto che ci abbia vissuto un mago. Sì, il cimitero è anche perché probabilmente molte di quelle persone, uno poi ci può credere o no, non sono ancora in paradiso. E quindi dove sono? In purgatorio. E quindi pregare per sono loro... anime sante? Sì, che poi entreranno in paradiso. Quindi probabilmente, questo lo dice Amort, non lo dico io, probabilmente pregare per loro significa aiutarle a spostarsi di lì anche, insomma. E perché secondo te
quelle presunte anime purganti o quel presunto santone o mago che ha abitato quella casa vuole riprendersela? Non è che vuole riprendersela, probabilmente il mago ha fatto questa cosa per far del male, cioè semplicemente per lasciare un segno. Perché vuole riprendersela non lo so. Io so che nelle possessioni diaboliche, sataniche, Satana si nasconde perché non ha altro luogo in cui andare, vuole rimanere nella persona o nell'animale o nel luogo in cui è. Tant'è che anche il Vangelo, le legioni che Gesù ha scacciato chiedono non mandarci via perché non sappiamo dove andare. Questo è tutto un grande mistero, ovviamente, è una cosa che non so spiegare però io. Quello su cui vorrei riflettere insieme a te è che, dette così, sembriamo dei matti. Certo. Quando invece, a quel che risulta, almeno a vade retro, e presumo che anche tu la stessa impressione, sono cose che accadono. Questo è il vero dramma. Sono cose che accadono, la cosa strana, pazzesca è che accadono. Anche io stesso prima di scrivere il libro pensavo, ma sì, insomma, tutta una cosa strana, però in effetti accadono. E mi ha colpito anche quando Padre Amorth parla di magia bianca. Magia bianca, per me, era la magia che aiutava e può aiutare le persone. Padre Amorth, l'abbiamo sentito, dice no, attenzione, anche quel tipo di magia, anche se a fin di bene, è magia diabolica, quindi non fa distinzione tra magia bianca e magia nera. Sei d'accordo? Sì, perché spesso introduce e porta poi a cose più gravi. Tra l'altro la magia bianca spesso dà dei benefici provvisori che durano per qualche tempo e poi il male che si voleva estirpare si ripresenta in modo più violento. E spesso comunque si accede al satanismo attraverso queste cose anche, oppure anche semplicemente attraverso la partecipazione a una seduta spiritica che uno magari lo fa per gioco. Quindi anche le sedute spiritiche possono essere la porta d'accesso? Un veicolo. L'uomo scherza, ma Satana no. Bella questa frase, chi l'ha detta? Io adesso. Andiamo avanti, cari telespettatori, perché ancora entriamo in questo mondo per tanti versi anche affascinante. Però siamo riusciti a raccogliere per voi una testimonianza sempre di Padre Amorth che però anticipa delle cose incredibili, ovvero voi sapete che quando viene praticato il rito dell'esorcismo, ricordiamo che l'esorcismo è un rito, ovviamente deve essere autorizzato dal sacerdote che a sua volta è autorizzato dal vescovo diocesano, il diavolo che possiede quella persona è costretto, quando l'esorcista glielo impone, soprattutto in nome di Cristo, a rivelare delle verità. E Padre Amorth in questo, sentiamo, non vi annuncio nulla, sentiamo. Quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso. E gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui? Ha dato 2 motivi. Perché ha rotto i miei piani. Penso che sia il comunismo. La fine del comunismo. Perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, le giornate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, altro che. E ce l'ha con Padre Pio, tanto che alle volte io non ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire, dopo l'esorcismo, dalla persona esorcizzata, guarda, che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio. Mi ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Quali sono le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia? Perché è la più umile di tutte le creature e io sono il più superbo. Perché è la più pura di tutte le creature e io sono solo. Perché è la più ubbidiente a Dio di tutte le creature e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto, dimmi la quarta qualità, per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto, ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averlo suggestionato.
perché mi vince sempre, perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato. Padre Pio è il numero uno, il nemico numero uno del diavolo. A seguire Giovanni Paolo II. C'è qualcun altro che tu sappia? Amort ha parlato di Benedetto XVI e dice che Amort sostiene che durante un esorcismo lui ha chiesto a Satana, gli ha chiesto dei pontefici e gli ha detto che Wojtyla lo faceva impazzire, ma che questo ancora di più. Questo Papa? Sì, perché tutto il suo pontificato è un potente esorcismo e intendeva il suo modo di porsi così riservato, la sua postura così calma, tranquilla, il suo mettere sempre Dio innanzi ai propri gesti, il suo richiamare continuamente ogni cosa a Dio, il suo essere così poco teatrale, è per lui un potente esorcismo, questo sostiene. Anche se in ogni esorcismo i santi hanno, diciamo, potere differente. Non a tutti i posseduti fa effetto l'invocazione di Padre Pio, con altri fa molto più effetto, non so, Padre Leopoldo Mandic per esempio. E questo lo dice sempre Amort, cioè lui sostiene che poi con ogni posseduto è diverso, perché ogni diavolo che possiede teme in modo diverso santi diversi. Una cosa che mi incuriosisce e che non ho avuto tempo di chiedere a Padre Amort: è stato mai attentato alla sua vita? Mai? La sua vita? Sì. Mai. Lui, quando il Cardinal Poletti, vicario di Roma nell'86, lo nominò esorcista, lui non sapeva nulla di questo mondo e si impaurì un po'. Andò nella Basilica di San Giovanni Laterano, si inginocchiò davanti al Santissimo e chiese alla Madonna di coprirlo col suo manto, di proteggerlo. E più volte sotto esorcismo Satana gli ha detto: a te non posso fare nulla perché il manto della Madonna ti copre e non posso raggiungersi. Ha ricevuto qualche sputo, qualche spintone, ma senza lasciare traccia. Ha ricevuto tante promesse di morte: stasera vengo nel tuo letto e ti uccido, stanotte vedi cosa ti faccio. Ma lui ridendo dice: non mi è mai successo niente. E mi sembra, se non ho capito male, anche quando viene percosso, quelle poche volte viene percosso dalla persona che sta esorcizzando, non lascia mai, le percosse non lasciano mai traccia nei lividi. Credo di sì. Non ci è sono come se mai... ci fosse una sorta di manto che lo protegge. La colluttazione c'è, ma poi è senza effetto dopo. Benedetto XVI, il pontificato di Benedetto XVI è un lungo esorcismo, lo dice il diavolo. Secondo te, quali sono, se ci sono, documenti o parole, omelie, angelus, che Benedetto XVI ha indirizzato in questo senso, cioè contro il diavolo? No, contro il diavolo ha parlato esplicitamente del diavolo in alcune occasioni, definendolo il nemico, colui contro il quale occorre lottare. Ma io penso che siano principalmente i momenti che lui ha dedicato all'adorazione eucaristica in pubblico, soprattutto quella che ha fatto con i bambini, per esempio coloro che dovevano prendere per la prima volta la comunione a Roma. Cioè sono quei momenti di forte preghiera con anche la presenza del Santissimo che lui ha voluto mettere in mezzo, momenti di grande silenzio in cui lui quasi non ha parlato, che probabilmente sono i più temuti. I più temuti dal diavolo. E non solo, perché il diavolo non solo teme l'Eucaristia, ma addirittura incita i suoi adepti, i suoi seguaci a rubarla. Vi anticipo soltanto brevemente la puntata di sabato prossimo, andremo in Sicilia. Qui c'è un fatto clamoroso: un vescovo diocesano ha ordinato a tutte le chiese di togliere l'Eucaristia, il Santissimo, dai tabernacoli perché spesso viene rubato. Non vi anticipo nulla di più, vi ringrazio di essere qui, ringrazio Paolo Rodari, ovviamente vi auguro una buona Pasqua. Continuate a seguirci, grazie.
dobbiamo pensare che sia una cosa puerile credere nell'esistenza di uno specifico angelo custode donato dal Creatore ad ognuno di noi. Come testimoniano la Sacra Scrittura, il Catechismo e molti santi mistici, ognuno di noi ha accanto a sé un angelo incaricato da Dio a proteggerci e ad accompagnarci verso la salvezza eterna. Non temiamo quindi di invocarlo spesso e di credere fermamente che ci è sempre accanto, appositamente per noi, anche se non lo vediamo. Egli vede quello che facciamo e guarda direttamente Dio, intercedendo anche per noi. Non chiediamo troppo le motivazioni della sua misteriosa presenza perpetua. È molto più efficace e salutare per le nostre anime credere che l'angelo ci ascolta, ci avverte quando siamo tentati, ci ammonisce quando cadiamo nel peccato e ci consiglia di compiere il bene. L'angelo custode ha anche il compito di accompagnarci nell'aldilà. Non sprechiamo questo grande dono che il Signore ci ha dato sin dal nostro concepimento. Non rimaniamo indifferenti verso la sua presenza. Dovremo rendere conto a Dio anche di questo. Ben trovato al pubblico di Vadereto. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una possessione diabolica. C'è da dire che le possessioni diaboliche sono molto rare, lo dicono gli stessi esorcisti, e soprattutto è solo l'esorcista che può fare la diagnosi, cioè è l'esorcista che può dire sì, siamo davanti a una possessione diabolica oppure no, siamo davanti a un problema di diversa natura. In questo caso l'esorcista ci ha detto no, è una vera e propria possessione diabolica.
Questa vicenda coinvolge una donna che non vi mostreremo in volto perché ovviamente non vogliamo spettacolarizzare il dolore di queste persone né metterle in piazza, ma soprattutto anche perché in questo caso questa donna ricopre un'importante carica pubblica all'interno della comunità europea e quindi non desidera essere riconosciuta. Questa storia di possessione diabolica vede appunto coinvolta questa donna che inizia questo suo percorso molto doloroso, che però ovviamente vedrà la luce con la sua liberazione, a causa di pratiche particolari, ovvero questa donna, come sentiremo, dichiarerà di aver praticato terapie energetiche e di aver creduto a quelli che vengono definiti i falsi angeli. Vediamo di cosa si tratta. Mi chiamo Marie-Thérèse e ho un posto di responsabilità. Dirigo un'organizzazione internazionale di commercio da oltre 15 anni. Si tratta dunque di un lavoro per forza molto stressante e dopo anni di lavoro ero arrivata a una situazione in cui mi sentivo praticamente in uno stato di esaurimento e come tante persone ho cercato dei metodi, delle terapie energetiche per poter combattere contro lo stress e ritrovare un certo benessere. Durante quel periodo cosa ho fatto? Ebbene, ho iniziato con l'ipnoterapia. Ho fatto alcune sedute di ipnoterapia e poi mi sono fatta fare dei massaggi e i benefici che ricevevo dai massaggi, a un certo punto ho avuto voglia di trasmettere agli altri questo benessere, ovviamente a persone a cui voglio bene, ai miei amici, e per me era anche un modo di rilassarmi, perché faccio un lavoro molto intellettuale, quindi mi permetteva di aiutare gli altri parallelamente al mio lavoro e allo stesso tempo mi permetteva di rilassarmi. Allora ho continuato e poi ho incontrato un'amica che mi aveva parlato di corsi di riflessologia plantare che stavano per iniziare nella nostra città. Allora siamo andati a trovare questa persona che stava avviando la scuola di riflessologia plantare, mi è sembrata una cosa molto interessante e nel settembre del 2007 ho iniziato questo corso, andavo una volta a settimana e per un anno, era un corso che durava un anno. Nel febbraio del 2009 ho avuto una prima esperienza abbastanza strana. Una donna viene da me, al lavoro, le faccio il massaggio e automaticamente sento nel mio corpo i sintomi di quella donna. Ho sentito una tristezza così grande che ho persino iniziato a piangere. Da allora in poi tutte le persone che venivano captavo i loro sintomi. Così se una persona veniva e aveva mal di pancia o qualsiasi altro sintomo o un dolore nel corpo, io lo sentivo dentro di me. Poi sono tornata dal nostro maestro di riflessologia, che era anche un maestro Reiki, e che mi ha detto sì, in effetti ci può essere una trasmissione di energia quando si fa riflessologia e quindi dovevo iniziare a portare delle pietre per proteggermi. La riflessologia plantare è una terapia oggettivamente buona, non c'è niente di male da dire, però dipende come la persona si coinvolge in questa terapia, perché a volte si vuole oltre il protocollo di cui ha parlato Maria Teresa, oltre il protocollo anche un'intenzione di comunicare qualcosa, una guarigione. E si fa un sforzo perché c'è l'affetto che vuole il bene della persona e quindi si vuole comunicare qualcosa e poco a poco si comunica alcune energie senza saperlo e senza volerlo, incoscientemente, e si sviluppa nella persona un potere, poco a poco, un potere occulto che è naturale. Ma però questo potere occulto è un sviluppo di una dimensione della natura umana che non è più la dimensione spirituale a livello naturale, cioè intelligenza o volontà, ma il livello della vita sensibile. E questo è contrario al disegno di Dio sulla persona umana, sebbene che questo attrae il demonio.
perché è contrario al disegno di Dio sulla persona umana. Avevo paura perché tutti questi sintomi li assorbivo, allora mi sono chiesta, e forse ho assorbito anche le malattie di queste persone. E questa amica mi dice, senti, conosco una persona che ha un dono per guarire e potrebbe vederti perché legge nel corpo delle persone, quindi può vedere se hai un problema, perché ovviamente non è un medico che ti potrà dire che malattia hai preso o come l'hai presa. Ero un po' diffidente, però ho detto va bene, proviamo a vedere almeno una volta, vediamo di che si tratta. Allora arriviamo a casa di questa donna, era fine agosto del 2009. Arrivo da lei, è vero che forse mi aspettavo di vedere dei guaritori con delle facce da Halloween un po' dappertutto, invece arrivo e vedo degli angeli. Entriamo nella sala massaggi e vedo un angelo. Allora il mio sguardo era automaticamente rivolto verso quest'angelo e quando ho visto l'angelo ho trovato pace e mi sono stesa sul lettino per i massaggi. Lei ha iniziato a lavorare e lei mi ha detto Marie-Thérèse, lei ha un dono per guarire, lei ha questo dono dentro. E io ho detto ma che dono è? Lei mi ha detto è la guarigione, lei lo sa. E io dico ma che cosa significa? E lei mi dice è esattamente quello che lei sente quando lavora sulle persone. Lei è una guaritrice, è nata con questo dono, lei ha questo dono di guarire. Ma era una trappola, perché è come se io avessi dato l'accordo a tutte le forze che mi accompagnavano e che avevo frequentato fino ad allora. Allora, l'indomani arrivo a casa mia e la mia propria mano, inizia a lavorare sul mio corpo. La mano andava da sola, con una precisione da dare veramente i brividi. La mano lavorava. Le persone credono avere un potere di Dio, cioè un dono di Dio più esattamente. Credono avere un dono di Dio perché fanno il bene e non si rendono conto che il criterio di verità non è l'efficacia, è la finalità. Cioè, quando pratico queste terapie, che cosa sviluppo in me stesso? Tutte le persone che sono coinvolte nelle pratiche occulte oppure nelle terapie energetiche si rendono conto poco a poco che fanno fatica ad essere presenti alla realtà. Perché lo sviluppo della vita sensibile si fa a scapito della vita spirituale a livello naturale. Non parlo della fede, della religione. A livello naturale sviluppare la sua sensibilità si fa sempre a scapito della vita spirituale perché la nostra capacità di vita è limitata. E quindi si crea un disordine nella natura umana e le persone diventano poco a poco incapaci di essere presenti alla realtà. Sono qua senza essere qua. E mi ricordo che era esattamente il 9 settembre del 2009. Dovevo andare in un'altra città per una riunione di lavoro. La mattina mi alzo dal letto, vado nel bagno e c'era come una forza che mi ha riportato vicino al letto e vedo le mie mani che vanno per aria, fanno dei gesti in modo automatico, io non avevo nessun controllo e sento dei messaggi sopra la mia testa: siamo angeli d'amore e di pace. Ecco. E allora sono entrata in un ciclo in cui sentivo delle voci, avevo delle visioni. La prima visione era una scatola di arnesi, vedevo un medico, degli arnesi, anche lì c'era un messaggio. Lei è il medico del cielo sulla terra. Ogni visione era accompagnata da un messaggio, c'era un'immagine molto chiara e un messaggio e una voce che sentivo. E poi ho incominciato a sviluppare altri poteri, poteri di medium. Per esempio, vedevo una persona e vedevo
il doppio di questa persona, leggevo nell'anima di questa persona, così dicevo all'epoca, però oggi so che solo Dio può leggere nell'anima di una persona e potevo persino leggere nel pensiero delle persone. Però sapete che ci sono dei veggenti che quando si va da un veggente può parlare di queste cose, ma c'era anche un fenomeno che io avevo nominato il GPS. Per esempio, andavo in una strada, dovevo andare in una strada, arrivavo automaticamente, cioè giravo da un lato dall'altro perché sapevo che lì dovevo arrivare. Vedevo il nome della strada ed era proprio la strada che cercavo. E cercavo qualcosa e la mia mano automaticamente la trovava quella cosa. E quando entravo, per esempio, in una stanza, sentivo tutto quello che c'era, qual era l'atmosfera, l'entità, sentivo se c'erano delle entità presenti, degli spiriti. Le piante, per esempio, potevo dare energia alle piante, c'era un'energia che usciva, si emanava dal palmo della mia mano. Tutte le persone che sono ipersensibili sono capaci di sentire le persone, i luoghi in cui si trovano e hanno questo potere di sentire fisicamente le cose. Per cui hanno l'impressione di avere un potere che gli altri non hanno e sono contenti di questo. Ma questo potere non è buono, perché ancora una volta è contrario al disegno di Dio sulla persona umana. La vita sensibile è una cosa buona, voluta da Dio, e avere una sensibilità molto acuta è ancora una cosa buona. Per esempio, Giovanni Paolo II, quest'uomo aveva una sensibilità molto sviluppata, però non era medium, perché la sua vita spirituale era ancora più sviluppata, quindi poteva assumere una vita sensibile molto sviluppata. Quindi la medianità non è soltanto di avere una vita sensibile molto sviluppata, dipende dalla vita spirituale che abbiamo a livello naturale, non parlo della fede. A livello naturale, e quando uno ha sviluppato molto la vita spirituale è capace di assumere questa vita sensibile e non è medium. Questi fenomeni mi facevano impazzire perché c'era troppo potere e io non avevo mai cercato quel potere dentro di me, non l'avevo mai cercato. La riflessologia per me era un massaggio fisico, concreto, e mi sono ritrovata con tutti questi poteri, non sapevo da dove venivano, non avevo nessun controllo, non potevo controllare nulla, subivo, ero lì, allora erano dei sedicenti angeli che mi stavano formando, trascinando in questo processo. Il diavolo lo conoscevo come tanta gente lo conosce, anche se sono cristiana di base, ero fuori dalla Chiesa, quindi il fenomeno del diavolo per me era il diavolo della Bibbia, niente di più. Sapevo che c'erano dei guaritori, che c'è la stregoneria, insomma, sapevo che c'erano tutte queste cose, ma erano così lontane da me. Sono cose che non mi hanno mai riguardato, era un mondo molto lontano da me. E quando si entra in una trappola come questa, nel momento in cui si dà il proprio accordo, non si ha più controllo. Sono tutte queste forze che dicevano di essere angeli di pace e d'amore. E nel momento in cui io ho accettato questo, sono diventata un burattino, non avevo nessuna possibilità di controllare e ho persino preso contatto con dei guaritori per capire perché mi succedeva questo, come succede, e mi dicevano: ci sono persone che sono nate con doni naturali e lei è una di queste persone, nata con questo dono, quindi sono delle guide. Sappiamo che la natura umana ha un ordine in se stessa. C'è la parte superiore, che è lo spirito, l'anima, diciamo, dell'uomo, in cui sta l'intelligenza e la volontà, e poi c'è tutto il resto che abbiamo ricevuto dai genitori attraverso la generazione, cioè la vita vegetativa e la vita sensibile. E quando, perché l'uomo è capace di fare questo, si sviluppa questo grado di vita sensibile, si mette un disordine nella natura umana, quindi non può portare del bene. E il demonio, lui, è contento di questo disordine nella natura umana perché è contrario al disegno di Dio sulla persona umana.
E quindi è attratto da uno che sviluppa molto questa sensibilità, questa vita sensibile, al punto tale che quando è troppo sviluppato la persona acquisisce dei poteri occulti. E se la persona usa di questi poteri occulti, il demonio viene a indemonizzare questi poteri occulti e la persona viene infestata e a volte anche posseduta. A settembre mi è stato consigliato di andare da un esorcista, da un prete. Non sapendo che cos'era, sono andata. La priorità per me era uscire da lì, tirarmi fuori da quella situazione. Non dormivo più di notte. Quando sono iniziati questi attacchi, vomitavo ogni mattina, c'erano rumori nell'appartamento, il mio corpo bruciava. Ero quindi con quest'idea che dovevo salvarmi e siccome mi avevano detto che il prete sacerdote poteva aiutarmi, mi sono detta anche con le preghiere, anche se dovessi morire, posso salvare l'anima. Era una vera possessione, però aveva sviluppato questo grado di vita sensibile e per cui aveva questi poteri occulti. Naturali all'inizio, ma poco a poco sono diventate infestate dal demonio e quindi aveva una vera possessione. Però per la sua liberazione abbiamo dovuto nello stesso tempo fare l'esorcismo per scacciare via il demonio, ma chiudere la porta al demonio, cioè perdere l'ipersensibilità, che è la stessa cosa della medianità. Tutte le persone che sono medium hanno sviluppato l'ipersensibilità. Quando si è avuto a che fare con le cose occulte, si entra nel campo del demonio. Allora, finché non lo disturbate, vi lascia in pace. Ma quando incominciate a disturbarlo, chiamando un sacerdote, e allora lì si manifesta. E sì, posso dire che il demonio, il diavolo esiste, visto che io l'ho vissuta questa esperienza. Gli attacchi sono diventati più intensi. Durante la preghiera il corpo mi faceva male, mi ricordo che che entravo in quella cappella come in una sala di torture. Il corpo mi faceva male dappertutto e poi i demoni parlavano attraverso la mia bocca, hanno incominciato a manifestarsi attraverso la mia bocca e aggredivano il padre Paul-Marie dicendo che vuoi. E venivo attaccata con una violenza tale, vomitavo liquido giallo ogni giorno e anche una schiuma bianca. Tutti i giorni, da quando erano iniziati gli attacchi. E dormivo forse un'ora di notte, non di più, da quando erano iniziati gli attacchi. E i demoni arrivavano all'1 di notte e fino alle 6 mi attaccavano. E quando ho iniziato l'esorcismo questo ha raddoppiato di intensità e casa mia era veramente come un fuoco e sentivo che c'erano delle presenze a casa mia. Era una cosa orribile, era terribile. La liberazione basta leggere i rituali, pregare, digiunare, fare le cose come la Chiesa lo chiede, è Gesù che libera, non è l'esorcista, è Gesù. E l'esorcista è soltanto il strumento di Dio, come il sacerdote è un strumento di Dio. Quindi Dio si serve dell'esorcista per liberare, non ha bisogno dell'esorcista, però gli piace servirsi degli uomini per fare del bene. Perché questo è la misericordia di Dio, la bontà di Dio che vuole coinvolgere gli uomini per fare il bene. E quindi l'esorcista è un strumento al servizio della persona, di Dio ma anche della persona, per il suo bene. Il più difficile è il discernimento, perché la liberazione si fa sempre quando si prende le precauzioni, quando si prende di digiunare, di confessarsi, di avere una vita cristiana molto, non dico seria, sì.
Quindi il problema non è la liberazione, ma il discernimento. E a volte non riusciamo a liberare le persone perché ci sbagliamo nel discernimento. E per fare il discernimento si vuole fare un po' di teologia, di filosofia, perché il demonio non può fare niente contro la grazia di Dio. È un dono di Dio e il demonio non può fare niente. Però lui può agire sulla natura umana e più precisamente sul condizionamento della natura umana, cioè il corpo, la sensibilità, la psicologia, l'immaginazione, i 5 sensi, tutto questo può agire se lo lasciamo fare. Una persona che ha una vera vita cristiana, sacramentale, cioè la messa ogni domenica, la confessione una volta al mese, Gesù abita in questa persona e quindi è protetta, molto protetta. La mia liberazione è avvenuta nell'aprile del 2012, durante la Settimana Santa. Mi ricordo che ero nella cappella, il padre Paul Marie faceva la preghiera e il demonio che parlava durante l'esorcismo esprimeva tutta la sua rabbia contro il quadro dove c'era Cristo, contro la statua della Santa Vergine, esprimeva questa rabbia e poi si è rivolto a padre Paul Marie dicendo Marie-Thérèse l'abbiamo persa, e ha detto al padre datemi un altro corpo, e il padre ha risposto no, non avrai un altro corpo, vai all'inferno. E ho sentito come una brezza, come un vento che mi portava via tutto quello che c'era nel corpo. Ho sentito che il mio corpo si rilassava, perché durante le preghiere dell'esorcismo io ero tesa, sentivo queste forze che lottavano e lì mi sono distesa. E quello stesso giorno sono tornata poi nella cappella e ho sentito la pace nel corpo e anche tutto intorno a me, e lì ho capito che sì, ero libera. Ora vedo che queste pratiche energetiche le persone non se ne rendono conto, ma basta andare una volta a fare un massaggio e si è trascinati in questa tragedia, se così si può definire. Le persone pensano di andare a cercare un benessere e invece no, è una trappola. La mia liberazione è stata accompagnata dalla mia conversione. E oggi che sono convertita seguo un cammino che mi porta verso la misericordia divina. Oggi vedo tutto questo con una certa distanza e ora vedo anche qual è la trappola di tutte queste terapie. E le persone veramente pensano di andare a trovare il benessere. Uno vede gli angeli, allora pensa sì, è per forza qualcosa di bene, si può aiutare le persone a stare meglio, ma non vedono quale trappola c'è dietro. Uno pensa di fare del bene, ma in realtà è un modo di distruggere, ma ci si rende conto di questo solo dopo. E ora me ne rendo conto e a volte prego per delle amiche che continuano a credere, che pensano di avere delle guide che li aiutano a fare tutte queste terapie, e io prego per queste persone e spero che un giorno queste persone scopriranno quello che io ho scoperto. Penso che quando si cade nella trappola del demonio c'è un unico rimedio per uscirne e rivolgersi a un esorcista, prete. Dio può servirsi di tutto, anche del male per il bene. La tua domanda è la stessa di Gesù crocifisso. Perché Dio ha permesso che Gesù soffrisse tanto, mentre Dio, e Lui poteva salvarci in altro modo meno costoso, con una sola parola poteva salvarci tutti. Perché ha permesso questo? Perché voleva mostrarci che aveva la capacità di servirsi della sofferenza e del male più grande che ci sia per il bene migliore, la nostra salvezza.
il male che può essere convertito in bene. E tutto il mistero della croce è qui. San Tommaso d'Aquino diceva che la croce, perché? Perché la croce è una sapienza, come dice San Paolo. La croce è sapienza. Perché? Perché la sapienza mette un ordine. E l'ordine nuovo che Dio mette è che il male può essere, si può servirsi del male per il bene. Non dico che si deve essere nel male e nella sofferenza per il bene. Questo sarebbe sbagliato completamente. Non dobbiamo cercare a soffrire per il bene, no. Gesù ha detto, se voi siete perseguitati in una città, fuggite un'altra. Non si deve esporre al male. Però il male accade sulla terra. E quando siamo vittime del male, possiamo fare questo percorso della croce. E siamo coinvolti nel mistero della salvezza con Gesù. Il monito di questa donna mi sembra chiaro, vale la pena però ripeterlo, attenzione quindi alle pratiche occulte, attenzione appunto a praticare tutto ciò che può anche in buona fede aprire quelle porte dove quello che dicono gli esorcisti, ci si può infilare il diavolo. Vade Retro finisce qui, vi ricordo a seguire la nostra consueta rubrica sui vizi capitali tenuta da padre Giovanni Cucci, un gesuita redattore di Civiltà Cattolica. Ricordo sempre la nostra replica il sabato alle ore 17, il nostro sito internet www.vaderetro.tv2000.it, da cui è anche possibile inviare le vostre storie in modo anonimo. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e l'appuntamento è per giovedì prossimo. L'accidia è veramente il male del nostro tempo. È un vizio terribile perché spegne la voglia di vivere. Qualunque cosa diventa una fatica insopportabile. Anche alzarsi al mattino, andare al lavoro, mangiare, dormire, tutto diventa insopportabile. Dal punto di vista psicologico, l'accidia assomiglia molto alla depressione, anche se però non coincide con essa, perché l'accidioso è anche la persona incapace di fermarsi, frenetica, sempre in movimento, che deve fare 1000 cose, perché non può fermarsi. Se si ferma, emerge il suo vuoto interiore. San Tommaso definisce l'accidia la tristezza per il bene, che paralizza la volontà di agire. In fondo l'accidioso è anche, potremmo dire, il nichilista, il fatalista, colui che è incapace di impegnarsi, di dedicarsi per qualunque cosa, perché pensa che tanto non servirà a nulla, non cambierà niente, tutto resterà come prima. Per questo l'accidia è a sua volta all'origine di vizi gravissimi, come la lussuria, come l'ira, come l'invidia, perché sentendosi vuoti, spenti, annoiati, si cerca di ricorrere a qualunque cosa pur di provare qualche emozione, capace di farci sentire vivi. Per questo anche i gesti peggiori, legati alla violenza, sono propri dell'accidioso. La noia è all'origine di ogni tipo di male. L'accidia, dicevo, è veramente il male del nostro tempo. Ha anzitutto un valore contestativo. Ci ricorda che il sogno della società del benessere, legata a una felicità capace di essere assicurata dal progresso tecnologico, dall'abbondanza dei beni, è falso. In realtà tutto questo non ci ha resi più felici, non ci ha resi più contenti di vivere. Gli studi che vengono compiuti sulle società del benessere mostrano che le persone più colpite dall'accidia sono proprio i giovani, coloro che si trovano in una fascia di età che dovrebbe essere la più aperta alla vita. Questo si mostra da un preoccupante incremento dei fenomeni legati al suicidio, ma anche all'abuso di droghe, di alcol, di farmaci, tutti tentativi di colmare un vuoto interiore. Ma l'accidia, essendo un male dello spirito, non può essere affrontata e risolta con soluzioni tecniche. Per questo la tradizione cristiana anzitutto metteva in guardia dall'accidia a livello di valutazione.
Sentirsi inutili non significa essere inutili. L'emozione non coincide con la verità di me stesso. E l'altro elemento da cui l'accidia ci mette in guardia è di non sprecare la nostra vita. Coloro che sono preda dell'accidia sono proprio legati a questa sensazione di inutilità che li rende morti. A livello psicologico un terapista diceva che la paura della morte è più forte in coloro che hanno la sensazione di non aver vissuto pienamente. Più la vita è stata vuota o il suo potenziale sprecato, più forte sarà l'angoscia della morte. Per questo l'invito di fronte all'accidia è di dare corso alle nostre potenzialità di bene. Impegnati nel bene. È raro che un adulto associ la propria tristezza interiore a un desiderio frustrato di fare il bene, a cui invece la tradizione cristiana ci invita pienamente, perché si vive una volta sola e al termine della nostra vita ciò che ci ha fatto sentire vivi è stato proprio l'impiego del nostro potenziale di bene. Come ricordava Albert Schweitzer, quello che tu puoi fare è solo una goccia nell'oceano, ma è ciò che dà significato alla tua vita.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesa agli inferi, il terzo giorno risuscitato notte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità
del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa
passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. L'abbazia di Pomposa, risalente al IX secolo e situata a Codigoro in provincia di Ferrara, è una delle abbazie più importanti dell'Italia settentrionale. Fino al XIV secolo era molto prospera, in quanto era diventata un importante polo culturale grazie ai monaci emanuensi che qui vi risiedevano. Poi ebbe un lento declino, causa soprattutto ai fattori ambientali quali l'impaludamento e la malaria. Nel 1653 Papa Innocenzo X soppresse il monastero, che divenne prima di proprietà della famiglia Guzzoli e successivamente dello Stato italiano.
Costruito nel 1063, il campanile è un mirabile esempio di stile romanico, alto 48 metri. L'interno è composto di 9 piani e 201 gradini che portano fino al piano campane. Il Palazzo della Regione, realizzato nell'XI secolo, venne adibito all'amministrazione della giustizia ed è posto di fronte al monastero e alla basilica. Del complesso monastico si possono ammirare tutti gli ambienti disposti intorno ad un cortile che conserva i pilastri angolari dell'antico chiostro e dal centro ha un pozzo di stile veneziano del XV secolo. Nel refettorio conventuale è occasionalmente allestita un'opera dell'artista Marisa Zattini costituita da 22 alberi in vetroresina dal titolo Alberi, la foresta che è in noi. Ma l'aspetto artistico insito di questa sala è un affresco di scuola giottesca attribuito a Pietro da Rimini e composto di 3 scene. A sinistra l'Ultima Cena, al centro il Cristo benedicente con la Vergine ed i Santi, a destra la Cena dell'Abate Guido. L'aula capitolare è stata affrescata nel XIV secolo con una crocifissione, i ritratti di San Benedetto e di San Guido e ai lati ritratti di profeti. A fianco dell'aula capitolare c'è la sala delle stilate, con 8 colonne di legno che sostengono il pavimento del dormitorio dei monaci, situato al primo piano dove oggi è allestito il Museo Pomposiano. Nel museo sono custoditi materiali provenienti dalla chiesa e da tutto il complesso, come capitelli, bassorilievi, statue, oggetti sacri, disegni di affreschi, tutti rinvenuti negli scavi operati nel corso del tempo. La chiesa dell'abbazia è preceduta da un atrio decorato in cotto e marmo ed è stata costruita tra l'VIII e il IX secolo. L'interno è diviso in 3 navate con 2 file di colonne sormontate da elaborati capitelli. Nella volta absidale si trova l'affresco di Vitale da Bologna del 1351, che rappresenta Cristo in gloria, circondato da angeli, santi e dalla Vergine. Di grandissimo pregio è il pavimento ricoperto da mosaici di differenti epoche e stili. La parete interna dell'ingresso è affrescata con scene del giudizio universale. Anche le pareti della navata centrale sono coperte di affreschi che raffigurano nella fascia superiore storie del Vecchio e del Nuovo Testamento e in quella inferiore scene e allegorie dell'Apocalisse. In un settore della navata sinistra c'è la statua e l'urna con le reliquie del primo abate del monastero benedettino, Guido di Pomposa.
perché come il lampo che attraversa il cielo in un istante, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quando sarà la seconda venuta di Gesù? Gesù nel Vangelo chiaramente ha detto e ribadito: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio di Dio, ma solo il Padre. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Una setta aveva indicato il 1914 come anno della fine del mondo. Vedendo che la profezia non si era realizzata, la data fu spostata nel 1925. Avendo sbagliato anche la seconda previsione, fu annunciato il 1975 come anno della svolta. Ora tutti noi sappiamo con certezza che tutte queste profezie erano false, eppure ancora molte persone seguono queste sette millenaristiche. L'unica profezia che si è compiuta è quella annunciata da Gesù, che ci aveva avvertito: verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Sì, Gesù ci aveva avvertito che sarebbero venuti i falsi profeti e che avrebbero allontanato dalla fede molte persone, e così è avvenuto. Non lasciamoci dunque ingannare da quei falsi profeti, falsi veggenti, che hanno la pretesa di sapere che la fine del mondo è imminente, perché quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Ok, forse ho esagerato qualche volta negli altri video del parroco imbruttito. Se non li hai visti, cercali sul mio canale che ti fanno fare una risata. Mi avete scritto che il vostro parroco è più carino, è più gentile, che i preti non sono tutti così presi male, che sì, fanno ridere, ma ho esagerato. Va bene, d'accordo. Però oggi vi voglio parlare di quello che sta succedendo nelle nostre parrocchie in questo periodo. E sono sicuro che qui nessun parroco resiste all'imbruttimento. Eh sì, è tempo di sacramenti dell'iniziazione cristiana, con una serie di annessi e connessi che imbruttirebbero anche il più mite dei parroci. In questo video allora il parroco imbruttito versione sacramenti dell'iniziazione cristiana. Andiamo! Il parroco imbruttito si imbruttisce ancora di più alle riunioni dei genitori. Bene, cari genitori, benvenuti a questa riunione in vista della prima comunione dei vostri figli, che ormai è dietro l'angolo, ci siamo, eh? Ecco, soprattutto questo entusiasmo palpabile è proprio una cosa molto bella. Pensavo di proporvi proprio due riflessioni di numero, non più di un quarto d'ora, sull'importanza del sacramento dell'Eucaristia. Cioè, lo so che avete fatto la prima comunione addirittura nel secolo scorso. Sì, era una battuta, dovevate ridere su questo, vabbè. Beh, dicevo però che la prima comunione del figlio può essere anche occasione per rispolverare qualche ricordo sulla nostra esperienza dell'Eucaristia. Per questo pensavo proprio di fare mente locale in un quarto d'oretta. Se noi sfogliamo le pagine del Nuovo Testamento, ci accorgiamo che l'ultima cena non è in un momento a caso nella vita di Gesù, anzi... spero sia tutto chiaro. Non so, per caso c'è qualche domanda? Ok, mi sembra di no. Concedetemi proprio una seconda riflessione, ma davvero due parole. Le celebrazioni nella nostra vita sono fondamentali, cioè senza i riti non c'è vita. Potremmo addirittura dire... Ok, io avrei terminato proprio questi 15 minuti di numero e se controllate per richiamare alcune cose fondamentali sull'Eucaristia. Non so, se c'è qualche domanda io davvero sarei felice di rispondere, di parlarne un attimo. Ok, mi è sembrato di capire che non ci sono grosse domande. Bene, allora se siete d'accordo passerei brevemente a parlare delle questioni organizzative della prima comunione. Mi scusi, signor parroco imbruttito, lei mi perdonerà se mi permetto, ma
corrono voci, dicono che lei vuole quest'anno abolire la banda. Cioè, lei mi capisce, la banda per la prima comunione. Ci potrebbe dare delle spiegazioni in merito? Mi scusi, signor parroco imbruttito, ma ci sono voci che girano che lei vuole un fotografo per tutti. Mio cugino, con 3G, fa il fotografo e voglio che sia lui a fotografare mio figlio per la comunione. Posso sapere qual è il problema? Mi scusi, signor parroco imbruttito, siamo andati a fare le prove del vestito, cioè abbia pazienza. La vestina bianca che ci avete dato è 1 centimetro troppo corta, si vedono i pantaloni, le foto sono orrende, io pago ma esigo che ci siano delle fotografie fatte bene, abbia pazienza. Il parroco imbruttito va in sbatti quando scopre che i catechisti sono più imbruttiti di lui. Allora, cari catechisti della prima comunione, permettetemi anzitutto un grandissimo ringraziamento per tutto il preziosissimo servizio che avete fatto lungo l'anno. Non so, vogliamo scambiarci 2 idee di come è andato un po' quest'anno di preparazione alla prima comunione? Guardi, signor parroco imbruttito, un disastro, non vogliono mai venire a messa. E poi è tutta colpa dei genitori, sono loro i primi che non vogliono portare i loro figli a messa. E noi povere catechiste che cosa ci possiamo fare? Uno scandalo, signor parroco imbruttito. Ai miei tempi, se non andavo alla catechesi, a calci mi ci mandavano. E adesso invece va tutto bene, dobbiamo capire tutto. Si stava meglio quando si stava peggio. Sì, va bene, l'Epifania tutte le feste porta via, il nuoto è uno sport completo e Venezia è bella, non ci vivrei. Sono cose che un po' sappiamo, no, queste? Lo sapete, sono un po' cambiati i tempi, cioè non viviamo più nell'epoca della cristianità, anzi, tanta grazia che i genitori ci mandano ancora i ragazzi alla catechesi, no? Sì, signor parroco imbruttito, certo che ce li mandano i ragazzi al catechismo, così intanto loro vanno al centro commerciale a fare la spesa. Io però ho Lucchino che è venuto sì e no a metà degli incontri per il calcio, e calcio non manca mai, e Lucilla invece per la danza avrà saltato almeno 10 incontri, e danza non si salta mai, perché il catechismo glielo fanno saltare? Già, di Lucilla e di Lucchino mi parli, io c'ho quelli del turno settimanale che fanno il calcio, se riesco a parlare 10 minuti è troppo, poi si lanciano la carta, si picchiano, si saltano addosso. Ma io gliel'ho detto, non la fate la comunione, se andate avanti così la saltate tutti. Sì, però calma, cioè non diventiamo drastici, nel senso, d'accordo, dobbiamo fare un ragionamento, però non è che la catechesi è la scuola per cui sei promosso, fai il sacramento, sei bocciato, non fai il sacramento. Cioè non mi metterei a minacciare, insomma, non mi sembra molto evangelico. Ma insomma, signor parroco imbruttito, non possiamo mica far fare tutto quello che vogliono a queste famiglie, a questi ragazzi. Ma dove andremo a finire? Eccolo, il solito, fa tanto l'imbruttito, poi accogliamo tutti, va tutto bene, non vuole giocarci la faccia. Una volta sì che i preti si facevano rispettare. No, poi sarei io il parroco imbruttito, poi sarei io. Per ogni cresima che si rispetti c'è almeno una questione padrino-madrina che fa imbruttire il parroco imbruttito. Allora vediamo un po' se sono tutti a posto, documenti, padrini e madrine della cresima, diamo un occhio. Qui mancano i documenti. C'ha un colpo di telefono. Buonasera signora, stavo guardando i documenti per la cresima, no, di suo figlio. Ho visto che mancherebbe il certificato di battesimo del padrino. Non so se per caso c'è stato un errore, come dice non è battezzato. Non è battezzato. Sì signora, certo che è un problema che non è battezzato il padrino, insomma sarebbe quello che accompagna in un cammino di fede suo figlio. Battesimo sarebbe importante che l'avesse ricevuto, non trova? No, certo signora, ci mancherebbe, chiarissimamente uno può essere una bravissima persona senza essere battezzato, su questo non si discute, però qua è un altro problema, cioè stiamo parlando di uno che dovrebbe accompagnare un cammino di fede.
sa, se uno non l'ha vissuto in prima persona, un cammino di fede, come fa a accompagnare poi suo figlio, no? Questa è la questione. Ma no, signora, non sto giudicando nessuno, ma ci mancherebbe, sarà una bravissima persona, ma non è questo il problema. Cioè, il problema è proprio il cammino di fede che uno deve aver condiviso. Ma come chi sono io per dirlo? Sono il parroco, signora, cioè 2 idee magari ce le avrò, no, in testa. Ma no, signora, non sto dicendo che ne so di più di voi, ci mancherebbe. Sto solo dicendo che la regola che la Chiesa si è data per i padrini è proprio che abbiano fatto un cammino di fede che per la Chiesa inizia con il battesimo. Va bene, signora, ho capito che lei è stanca della Chiesa, delle sue regole, ci mancherebbe, io rispetto tutto il suo cammino di fede, però qua davvero non ce le diamo né io né lei le regole, poi un certo significato ce l'hanno, no? Se ci pensiamo un attimo, se vuole ne possiamo riflettere. Ma cosa c'entra l'Inquisizione, i soldi del Vaticano e la caccia con le streghe, signora? Adesso non divaghiamo. Ma no, signora, no, non è che se paga di più ha diritto ad avere il padrino, cioè non è questo il discorso. Ma scusi, è anche un po' offensivo questa cosa che dice che se dà dei soldi noi chiudiamo un occhio. Allora, signora, questo io non lo so, se il parroco della parrocchia vicina in cambio di soldi mi sembra un po' strano, mi sembra un po' una leggenda metropolitana, però da noi non si fa, cioè c'è questa regola, ha un suo significato, se vuole ne parliamo. Ma no, ma non è che se ne parliamo devo convincerla, cioè proviamo assieme a capire il significato di una regola. Senta, signora, faccia fare il padrino a chi vuole lei, va benissimo così e siamo a posto, d'accordo? Un altro momento in cui il parroco imbruttito va un po' in sbatti sono le prove. Allora bambini, siete contenti? Domenica prima comunione? Siete emozionati? Sì, signor parroco imbruttito. Dimmi pure, Giovannino, cosa c'è? Signor parroco imbruttito, ma se mi si attacca la particola in bocca, posso staccarla con le mani? No, Giovannino, non preoccuparti, vedrai che non ti si attacca la particola. Dimmi, Pierina, cosa c'è? Perché hai alzato la mano? Signor parroco imbruttito, ma è buona la particola? Non preoccuparti, Pierina, non ha sapore la particola, vedrai che non sarà un problema. E allora se non ha sapore non è buona, io non la voglio. Ma no Pierina, vedrai che non ci sarà problema, te lo assicuro. Allora Lucilla, cosa devi dire al vescovo quando ti fa il segno col crisma sulla fronte? Lui ti dice ricevi il sigillo dello Spirito Santo, tu cosa devi rispondere? E con il tuo spirito? No, quello si dice quando ti dice la pace sia con te. Sono rivolti al Signore. No Lucilla, mi sa che stai facendo un po' di confusione, questo si dice a messa. Gloria a te, o Cristo. No Lucilla, non c'entra gloria a te. Amen devi dire, amen. Ah, tutto qui, alleluia. Ma io cosa ho fatto di male? Allora bambini, quando il prete poi vi dice io ti assolvo dai tuoi peccati, lui farà il segno della croce e anche voi poi farete il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come avete imparato. Proviamo. No, prima sulla fronte. No, non devi mettere la mano in bocca, sulla fronte per iniziare il segno della croce. No, così, quell'altra spalla, Padre, Figlio, Spirito. No, così, prima la spalla, quella che non usi per scrivere. Ho capito, se sei mancino allora prima la spalla che usi per scrivere. No, aspetta, no, così. Cioè, prima qua, poi sulla pancia, poi sulle spalle. No, testa, spalle, pancia. No, aspetta, non devi fare il giro orario, non è che stai a fare il cerchio. Padre, Figlio, Spirito Santo, Amen, ok? Oh, ma qua ci vuole l'esorcista, non la prima confessione. Ok, va bene, lo ammetto, ho esagerato un po' anche questa volta. Sono evidentemente delle caricature quelle che ho fatto. Però spero di aver acceso la riflessione su alcune questioni che normalmente diventano dibattito in questo periodo nelle nostre parrocchie. Rapporto tra le famiglie e i ragazzi che vivono i sacramenti dove la fede non è più così scontata. La questione del ruolo del padrino e della madrina che un pensiero lo meriterebbe. La questione della catechesi e cosa vuol dire accompagnare i bambini e i ragazzi a vivere i sacramenti. Insomma, spero di avervi strappato un sorriso, ma spero anche di aver puntato il dito su alcune cose che forse un pensiero lo meritano. Se ti è piaciuto questo video, vuoi aiutarmi un po' a diffondere queste cose che provo a fare su internet, puoi mettere un mi piace. Se ti va, condividi questo video con il gruppo dei catechisti o con il tuo parroco che sia più o meno imbruttito. Se poi vuoi rimanere aggiornato, iscriviti pure al canale e ci vediamo al prossimo video, che non so se sarà ancora del parroco imbruttito
imbruttito, magari sarà un pochino più serio, ma al prossimo video. Ah, dimenticavo, se ti interessa puoi anche seguirmi su Instagram, dove ogni tanto pubblico qualche video dove in 90 secondi provo a dire 2 o 3 robe di alcuni punti della fede. Grazie e alla prossima! Bentrovati, un aggiornamento con la tendenza media e lunga scadenza. Diamo uno sguardo a quello che potrebbe succedere tra il 7 ed il 9 giugno, con l'anticiclone che avrà 2 massimi, uno a nord delle Alpi verso le isole britanniche sempre, l'altro invece tra la Tunisia e il Mediterraneo centrale. L'Italia vedrà un campo di alta pressione ma un po' indebolito sulle nostre regioni e quindi spazio delle infiltrazioni di aria un po' umida a interessare le nostre regioni, con la possibilità di temporali diurni su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica, tempo maggiormente soleggiato e tipicamente estivo invece sulle zone di mare e i settori pianeggianti. Rimanete però aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo, visitate gli articoli sul nostro sito web. Il cammino celeste inizia da Aquileia, attraversa la pianura del Friuli orientale e percorre le dolci colline del Collio, per proseguire nelle boscose ed aspre valli delle Alpi Giulie e giungere poi fino al santuario mariano di Monte Lussari. Il cammino celeste percorre soprattutto strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna. I suoi 205 km sono mediamente percorsi in 10 giorni, con tappe di alloggio ad Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Rifugio Montasio e Monte Lussari. Il cammino attraversa tra paesi e borghi ben 58 località della regione, dove si possono ammirare molte bellezze architettoniche. Case, palazzi, castelli, chiese e borghi storici immersi in una natura incontaminata e a volte selvaggia. Buon cammino! Monsignor Nuttarelli, 90 anni dall'incoronazione di Rosa Mistica, cosa rappresenta questa figura per Cormons e per tutta la comunità della zona? Rosa Mistica è un punto di riferimento non solo per le nostre 4 comunità chiamate a collaborare insieme, Cormons, Borgnano, Brazzano ed Olegna, ma è un punto di riferimento per tante comunità, persone, famiglie che si recano in questo santuario per trovare conforto, per trovare la speranza o ritrovare. In questo ottavario particolare, in questo anno 2021, a 90 anni dall'incoronazione, abbiamo deciso, in accordo con le suore della Provvidenza, che ringrazio, che sono custodi di questa immagine, di portarla in Duomo. Per tanti motivi, un po' per ricordare l'incoronazione di 90 anni fa e anche per più che mai affidare le nostre comunità
le persone, le famiglie a Rosa Mistica in questo tempo di pandemia, ricordando in particolare le persone che ci hanno lasciato a causa del virus e coloro che in questo momento sono in ospedale, stanno lottando. Maria diventa colei che ci sta accanto, avvocata nostra, qui Rosa Mistica. Dietro di me, vedete, c'è l'immagine del Papa Giovanni Paolo II. Venne qui il 1° di maggio del 1992 a dare a questo tempio la sua caratteristica spirituale. E dall'ambone di questa chiesa disse così: questo tempio, Monte Grisa, deve essere foriero di pace, portatore di pace per le genti del nord, del sud, dell'est e dell'ovest. Questa pace che ancora oggi, impetrata qui in questo tempio, nella preghiera e nelle celebrazioni, vuole essere portata in ogni dove, non soltanto nel contesto dell'Alpe Adria dove noi ci troviamo nel centro, con i paesi frontalieri, ma deve essere estesa a tutta l'Europa e al mondo intero. Monte Grisa, il più grande monumento italiano della pace, dove si ricorda Maria di Fatima, giacché è l'eco della spiritualità di Fatima in Italia, e qui in questo tempio che vuole offrire il meglio della spiritualità mariana, abbiamo ogni 13 del mese, come a Fatima, il rosario e la grande processione con i flambeau e la messa, e poi i grandi momenti di spiritualità, primi sabati del mese l'adorazione eucaristica, e poi ogni domenica un taglio diverso uno dall'altro. La prima domenica del mese la riparazione secondo Fatima, con l'adorazione rosario e messa al pomeriggio ore 16. La seconda domenica portiamo l'attenzione alla pace, invocando il beato Carlo I d'Asburgo. E poi la terza domenica per gli ammalati. Gran parte soffrono, non soltanto in questo luogo, ma un po' dappertutto. La sofferenza è di casa. Chiedere una preghiera particolare per la guarigione, il sostegno del nostro cuore nei momenti di difficoltà, credo che sia d'obbligo. Ecco, offriamo anche la consacrazione alla Madonna, ma insieme anche l'olio degli infermi per tutti quelli che possono riceverlo. Poi la quarta domenica del mese per i figli in cielo, cioè tutti coloro che soffrono ancora di un affetto reciso, la morte di un proprio congiunto, di un proprio caro, un figlio mai nato, una circostanza grave, un incidente stradale. Quanta gente soffre moralmente per affetti veramente recisi, e chiedere una preghiera in tal senso è l'unico rimedio che in molti casi si può avere per trovare pace nel cuore.
Sia lodato Gesù. Adesso vi impartisco la benedizione, la più larga, da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Carissimi amici, un saluto e una buona giornata dal paese di Badia Calavena. Ecco, lo vedete qui. Ecco il centro, il nucleo di Badia Calavena con le due chiese, la chiesa parrocchiale, il centro abitato, e poi la chiesa che vedete in alto sul monte è la chiesa di San Pietro, il monte di San Pietro. Sto partendo per incamminarmi verso la chiesa da questo luogo, da questo piccolo altopiano chiamato dei Masi, via Masi. Ed ecco, vedete qui uno spettacolo della natura. Siamo nel momento della fioritura dei ciliegi. Ed ecco qui un ciliegio in fiore e attraverso i rami del ciliegio si vede il paese di Badia Calavena, il mio paese natale, da dove sono partito. Da dove sono partito appunto più o meno negli anni 60, 1960. La mia famiglia originaria dalla contrada Cuneghi, ma il paese è proprio quello di Badia Calavena. Eccola qui. Anzi, se ben ricordo, era il 3 settembre del 1959. Facevo la quinta elementare quando sono partito dalla contrada Cuneghi. Dalla contrada Cuneghi, che è quella che si vede in lontananza, in alto. Quello che vediamo infatti è il Monte del Gonzo e un po' più sotto c'è appunto la contrada dei Cuneghi. Guardate che meraviglia anche questo alberello giallo pieno di fiori. E qui siamo proprio sul ponte di Badia che divide in due un po' il paese, la parte centrale e la parte destra, che porta nelle contrade e sulle case dei Masi, dove ora abitano i miei familiari. E questa è chiamata Via Roma, la strada che porta verso la chiesa. E mentre salgo verso la chiesa sono accompagnato da questo splendido suono di campana. E qui siamo giunti ormai alla grande piazza. Ecco, da qui si vede il paesaggio da dove sono partito, si vede il piccolo altopiano dei Masi con tutte quelle case costruite
negli ultimi decenni. Ed ecco qui la grande croce posta al limite della piazza con la chiesa e il suo grande campanile. Si può intravedere sul monte anche che spunta appena appena il campanile della chiesa di San Pietro. Ed ecco l'importante monumento dei caduti, come vedete scritto agli eroi che dal vicino ingiusto confine portarono alle Alpi la bandiera d'Italia. Ed ecco la chiesa, la grande piazza. Ed ecco un piccolo monumento che ricorda l'importanza di donare il sangue, di aiutare le persone, i malati, i sofferenti, donando il proprio sangue. Ecco, ricordiamo l'opera così preziosa dei donatori di sangue. E siamo, ecco, prima di chiudere voglio ricordare che siamo nei giorni della Settimana Santa. Ecco, mi trovo qui davanti alla chiesa di Badia Calavena. Ecco, fra alcuni giorni inizierà il Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, per ricordare l'istituzione dell'Eucaristia. Il Venerdì Santo, la morte del Signore Gesù Cristo sul Calvario, e poi il Sabato Santo, il ricordo della morte del Signore, e finalmente domenica sarà proprio la domenica di Pasqua. Ecco, allora dalla piazza del mio paese di Badia Calavena un cordiale saluto a tutti voi. Buona Settimana Santa, buone celebrazioni del Triduo Pasquale e buona Pasqua a tutti.
Pace e bene, un saluto a voi presenti e quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto al numero 9. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Nella prima lettura al libro di Tobia ascoltiamo due preghiere di Tobi e di Sara, preghiere di ammalati, preghiere di persone sofferenti. Ecco, la Scrittura ci insegna come affrontare la sofferenza, la malattia. E Gesù nel Vangelo insegna ai Sadducei, parla della resurrezione, che non conoscono. Ma Gesù dice che il nostro Dio è un Dio dei vivi e non dei morti. Lo dice anche a noi. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto a radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nel tuo Figlio unigenito che ha preso su di sé le nostre infermità, hai voluto manifestare la forza della debolezza e della sofferenza umana. Ascolta con benevolenza le preghiere che ti rivolgiamo per i nostri fratelli infermi e concedi a coloro che si trovano nel dolore e nell'angoscia o nella malattia di sentirsi chiamati alla beatitudine promessa agli afflitti e di riconoscersi uniti a Cristo che ha sofferto per la nostra salvezza e per la salvezza del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Tobia. In quei giorni, con l'animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi,
perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti a questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Nello stesso giorno Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana della Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, gliel'aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. A lei appunto disse la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi, ma tornando a riflettere pensava: che non insultino mio padre e non gli dicano: la sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure. Cosa farei? Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita. In quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: benedetto sei tu, Dio misericordioso, e benedetto è il tuo nome nei secoli. In quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio. E fu mandato Raffaele a guarire tutti e 2, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlia di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Parola di Dio. A te, Signore, io mi rivolgo, in te confido. Mio Dio, in te confido, che io non resti deluso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque in te spera non resti deluso. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Alleluia, 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 alleluia. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì e non lasciò discendenza. Allora lo prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete la scrittura né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nel cielo. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, Dio di Isacco, di Giacobbe. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella prima lettura queste preghiere di Tobi e di Sara. Sono preghiere di dolore. Tobi è cieco, Sara non ha figli e vengono disprezzati, derisi nella loro fede, nella loro devozione. Tobi riconosce, da questa interpretazione, dice il sofferenza, il male è conseguenza dei nostri errori, della nostra infedeltà. Riesce a dare questa spiegazione e non solo parla dei suoi errori, ma anche del suo popolo, il popolo di Israele, che non è stato fedele all'alleanza col Signore. Però sia lui che Sara chiedono di morire, perché la sofferenza è troppa, la sofferenza è pesante. È un peccato chiedere di morire quando si soffre? No, forse non è un peccato, perché anche Gesù sul Calvario ha pregato così: Padre, perché mi hai abbandonato? Gesù prega così nella sofferenza e chiede che le venga tolto il calice della morte, del dolore. Ecco, sono preghiere che aiutano, che danno un senso, che danno una luce, una speranza. Che cosa si deve fare quando c'è il dolore e quando la sofferenza non dà speranza? Sì, penso che forse abbiamo conosciuto anche noi persone che hanno chiesto di morire per la sofferenza, perché terminare il dolore, perché non c'è soluzione. Però non perdono la fede sia Tobi che Sara e vedono la loro situazione nella luce di Dio e chiedono a Lui con fiducia che termini questa sofferenza anche con la morte, se non c'è altra soluzione. E Gesù parla della morte e della risurrezione. Gesù non parla solo della morte, parla della morte e risurrezione. E la morte va vista in questa luce, ma i sadducei che lo interrogano non credono nella risurrezione e inventano una storia per mettere Gesù in imbarazzo. 7 fratelli che hanno una moglie, non hanno discendenza. E quando nella risurrezione di chi sarà moglie questa donna, e Gesù dice: siete in grave errore. Perché sono in grave errore? Dice: perché non conoscete la scrittura e la potenza di Dio. E infatti la risurrezione non è una realtà alla fine della vita, alla fine del mondo, ma è
la condivisione della vita di Dio con noi. E questo non avviene soltanto nella morte o alla fine del mondo, ma Cristo è venuto per condividere con noi la vita di Dio. Ecco, la risurrezione allora è la vita di Dio che si manifesta e che si realizza con noi nella vita e anche nella morte, perché se siamo uniti a Dio nella vita non possiamo essere separati dalla morte. E Gesù dice loro che il nostro è un Dio dei vivi, non dei morti, e ricorda che è stato il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, la storia di Dio col popolo di Israele e la storia di Dio con noi. Cerchiamo di vedere così, con queste preghiere, anche l'aiuto alla nostra sofferenza, e con questa fede in Dio che è presente nella vita e nella morte, perché ci vuole risorti. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che veli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo, implorando la tua misericordia per i fratelli infermi, e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia possiamo rallegrarci della loro guarigione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Teresa, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chiediamo anche noi, con la preghiera che ci ha insegnato Gesù, che aiuti gli ammalati, ci aiuti a affrontare le sofferenze che ci sono nella vita, e con la preghiera e con la fiducia che il Signore condivide con noi la sua vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, perché vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, la comunione del tuo corpo e del tuo sangue. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo vi custodisco per la vita eterna. Preghiamo. O Dio, rifugio sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del tuo soccorso sui tuoi fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata.
Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la benedizione del Signore andate in pace. Canto numero 90. Volgete gli occhi al Signore e i vostri cuori, cantate a Lui, godetelo, è Lui il Salvatore, è Lui vostro Signore. Ho cercato il Signore ed Egli
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora